Ciao tribù, shalom, shalom a tutti. Ciao a tutti, ho messo una sigla perché so che piacerà la causa palestinese. Ci siamo! Oh! Ciao a tutti, grazie per esserci. Sto guardando i commenti, sapete che li vedo sempre malissimissimo. Allora, io vi racconto, volevo salutarvi. Ciao Sabrina, ciao a tutti, grazie. Ciao Pierluigi, ciao a tutti. Esattamente, la preghiera ebraica. Ricorda quella islamica, chi avrà copiato chi? No, non riesco mai ad arrivarci da sola. Allora, questo ragazzo è un ragazzo molto gentile che mi ha scritto durante un mese in cui io non ero a casa e mi ha scritto dicendomi: guarda, ho visto qualche tuo video, mi faceva piacere avere un dibattito, se può essere costruttivo. E appunto si poneva in maniera diversa rispetto ad altri filo-palestinesi che fanno parte delle esperienze fantastiche di Islam criticato. E quindi nulla, adesso io gli mando il link, ciao a tutti, e lui si connetterà e appunto ci dirà quello che crede. Allora, ecco il link. Lui si è presentato in maniera molto... Cosa sto facendo? Ok, l'ho inviato alla persona giusta, sì. Si è presentato dicendomi appunto: io sono un attivista, mi muovo da anni nella causa palestinese, ho viaggiato anche nella regione, adesso gli chiediamo dove. Grazie a tutti voi. Ciao Alberto! Esattamente, sì, è una delle... Sì, sì, sì. Tra l'altro io questa Shema Israel l'ho imparata, ho saputo che esisteva perché c'erano stati dei ragazzi atei al rave che a un certo punto hanno iniziato a pregarla e allora io da lì mi è venuto in mente di cercarla su Google perché non la conoscevo. Ed eccoci qua. Nulla, il ragazzo appunto ha viaggiato nella regione, sostiene la causa palestinese, sostiene appunto le manifestazioni studentesche, credo che abbia visto parte dei miei video come lui stesso mi ha detto e adesso gli chiediamo con questo interesse antropologico come si possa essere ancora filo-palestinesi. E lui ci spiegherà quali sono le problematiche che caratterizzano questa causa. Non sappiamo se in maniera conscia o inconscia, comunque attendiamo. Eravamo rimasti appunto, ci siamo ancora sentiti oggi via mail e mi aveva detto appunto che gli ho detto mi connetto, saluto. Ciao Adam! E dopodiché entra pure, quindi dovrebbe arrivare. Voi come state? Tutto bene? Parlo da sola, non so, se volete ve ne canto un'altra. Vedo qualcuno. Eccolo. Oh, buongiorno, anzi buonasera, ciao. Ciao, mi senti, mi vedi? Io non ti sento e credo neanche gli altri. Probabilmente vedo che parli ma non ti sento. Probabilmente hai un'icona del microfono e vediamo se... perché io ce l'ho. Modifica
Microfono. No, a me mi dice solo cancellazione dell'eco, quindi sei tu che hai questa impostazione da dover aprire in qualche modo. No, vedo che ti muovi, ma non... a volte, sai cosa succede anche con gli auricolari che hanno una seconda cosa da schiacciare qua, dove ce l'hai in mezzo al petto, più o meno sopra la pancia. Sì, nada. Però siamo migliorati rispetto a Free Palestine, che niente, nada. Guarda, vedo proprio a fianco al tuo nome, cioè il microfono sbarrato, quindi secondo me no. Adesso il microfono probabilmente è acceso, ma quelli che tu indossi non funzionano. Quindi l'unica è o cambiare quello oppure staccarli dal jack oppure fare così come quando non si sente più bene magari la musica, no? Che fai un po' di gioco. Allora ragazzi, no vabbè che anche io ho sempre avuto mille problemi di audio. Se no prova magari a entrare e uscire, come boh, si dice sempre. Vabbè. Ehm, io intanto intrattengo con delle considerazioni sui filo-palestinesi in generale, no? Deve essere un mistero a livello umano, ideologico. Sento del fruscio. Ah, parla? Senti? Ah, sì. Ho cambiato... No, scusami. Ci sono delle impostazioni... Oh, sono entrato nelle impostazioni. Mi senti bene? Sì, Abbastanza bene? sì. Un po' di eco, però non fa Un po' niente. di eco. Non è quello che mi preoccupa molto di più la psiche dei filo-palestinesi, quindi l'eco, guarda, è l'ultimo dei miei problemi. Ehm, Riduci il rumore di sottofondo dal microfono. Ci sono delle impostazioni qui. Sì. Vabbè, comunque dai, Mi senti ti sento abbastanza abbastanza forte? bene. Sì, 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 va benissimo. Tanto io poi ho chiuso anche i gatti e Ci tutto. sono delle impostazioni in StreamYard che io non so usare. Sì, no, ma è complicato all'inizio, non si capisce mai. Allora, grazie infinite per avermi iscritto. Lo stavo raccontando prima agli altri, appunto, che mi avevi iscritto in un mese in cui io non c'ero, quindi ci siamo risentiti dopo. La tua mail era molto educata e civile, cosa che normalmente io non mi aspetto dai filo-palestinesi, quindi mi aveva già colpita. E, e quindi nulla, eccoci qua. Non hai Tu neanche un filino di pregiudizio. Oh, no, io non vi posso vedere neanche da lontano, neanche disegnati, quindi no, no, non è pregiudizio che vi conosco proprio, è un po' diverso. Poi magari il tuo Adesso caso è un po' vediamo diverso. se ci conosci. Esatto. Allora, raccontaci tu, così magari possiamo superare i miei pregiudizi. Raccontaci come mai sei un attivista, cosa ti spinge ad interessarti a questa causa, cosa fai con altri gruppi, non so, quello che vuoi tu. Presentati. Allora, parlare di me stesso non è che sia molto interessante, cioè io che posso dire, forse la domanda più che forse potresti avere in mente è perché la Palestina, tra le varie cose per cui uno può essere attivista. Era questa la domanda che potresti... Non Sì, lo no, so. beh, se volevi dire solo due cose di te, se non ti vuoi presentare non c'è No, nessun no, io posso problema. dire le cose di me, solo che il fatto è questo. Io non sono bravo a parlare in pubblico, nel senso che non è il mio carattere, io non faccio i comizi, sono bravo a rispondere a delle questioni precise, Mhm. sono un pochino sullo, come si dice, nel punteggio della neurodivergenza, sono un pochino tra le persone
che se ne stanno taciturne, introverse, non sono il politico, non sono la persona che ha il discorso e non mi interessa. E quindi non è che abbia un qualche cosa da portare. La cosa che ho da portare è la Palestina. Il senso di un dibattito pubblico, cioè il senso di un dibattito pubblico sulla Palestina per me può essere, cioè, perché fare un dibattito può essere soltanto uno, cioè parlare della questione palestinese, Ok. che è la cosa, cioè fare quella cosa che faccio anche altrove, cioè attivismo per la causa palestinese, e parlare anche di ciò che sta succedendo adesso in Palestina. Va bene. Domani è il 25 aprile, ci saranno delle grandi manifestazioni, penso che ci saranno molte bandiere palestinesi in piazza domani. Sì. Penso che ci sarà molto forte il sentimento della idea di liberazione come fine di un'occupazione, diciamo, che unisce questi significati e diciamo e questo magari ci dà un'idea proprio dell'intensità dell'intensità del sentimento, nonostante siano passati 80 anni, c'è la potenza di questa idea, fine dell'occupazione. Ho capito. Che dura da 80 anni? Il fatto non che dura da 80 anni, un momento. Noi 80 anni fa avevamo un'occupazione, cioè noi eravamo occupati dai nazifascisti in Italia. Ok. L'Italia era occupata. Oggi non siamo più occupati, ma il sentimento è talmente forte, è un evento talmente traumatico da essere un trauma intergenerazionale, che tu puoi vedere l'intensità di quel sentimento in piazza, probabilmente in centinaia di persone, migliaia, centinaia di migliaia di persone domani. Questo te lo dico solo come termini di confronto, come questo in effetti si unisce, ma per capire di che cosa stiamo parlando. Qual è il sentimento che... il sentimento della Palestina domani si ravviva. Secondo me sì. E l'anniversario della liberazione, che è una festività che io ovviamente condivido, questo te lo dico così per chiacchierare, ed è durante il 25 aprile che si ravviva il sentimento palestinese. No, si ravviva, sì, non è che si ravviva solo durante il 25 aprile, però questo 25 aprile io penso che ci sarà una forte commistione di significato. Sì, è il motivo per il quale andrete a manifestare con le comunità ebraiche che hanno avuto i genitori o i nonni che hanno liberato l'Italia dal nazifascismo, mentre il nazismo era alleato dell'Islam. Un momento. Qui stiamo facendo un pochino di semplificazione della storia perché le cosine non stanno proprio così, ma... Non andrete con le comunità ebraiche domani? Allora, dipende. Allora, per quanto riguarda l'ANPI e le comunità ebraiche, non è che noi non andremo con le comunità ebraiche, è che le comunità ebraiche non vengono con noi. Cioè, questo è già successo un paio d'anni fa, c'è stata una rottura. Come mai? Hanno un pregiudizio? Anche non è che hanno un pregiudizio, è che loro hanno preteso che non ci fossero le bandiere palestinesi. Ok, allora come c'è stata la loro condizione e siccome pretendono che non ci siano le bandiere palestinesi, sì. Siccome le bandiere palestinesi invece ci sono, perché l'ANPI ha preso una posizione chiara ma secondo per te... la Palestina. Ok, sì. Secondo te per quale non motivo? siamo noi che cacciamo le comunità ebraiche, è chiaro, sono le comunità ebraiche che hanno preso una posizione estremamente dura e hanno detto noi non vogliamo partecipare se ci sono dei palestinesi con le bandiere, che ci sono persone con le bandiere, noi pretendiamo che non ci sia. E in questo effettivamente, come hai accennato, si inserisce una rilettura che è una narrativa che io, te lo dico, è falsata e strumentale della storia,
perché non è vero che i palestinesi stavano con i nazisti, non è vero. No, non E esistevano non è, neanche i palestinesi durante il nazismo, no, quindi i questa è l'unica palestinesi, cosa corretta che hai no, i detto finora. palestinesi Però fammi arabi, gli capire, arabi siccome esistevano durante il nazismo, lo so. esistevano durante il nazismo i palestinesi. Mhm. Esistevano gli arabi palestinesi durante il nazismo, si No, durante il chiamavano, nazismo i palestinesi non esistevano, se esistevano erano esistevano. gli ebrei, gli attuali israeliani. Scusami, mi sono espresso male, intendo dire durante l'epoca, non durante il nazismo, durante l'epoca antecedente alla creazione di Israele, i palestinesi esistevano e non si chiamavano, non erano ebrei, e chiaramente anche gli ebrei erano palestinesi. Però i palestinesi, gli arabi palestinesi, erano una nazione indipendente, riconosciuta come nazione indipendente dallo Statuto della Società delle Nazioni, ratificato nel 1920. La Palestina è riconosciuta come nazione indipendente nel 1920, ma è riconosciuta, diciamo così, informalmente il termine palestinesi e la nazionalità palestinese da molto prima, cioè il termine veniva usato con riferimento agli arabi palestinesi molto prima, però questo non ha importanza, ma non è questo il punto. Che moneta c'era nello Stato della Palestina? C'era una versione della sterlina britannica coniata apposta, dove c'era scritto in 3 lingue Palestina, dove c'era scritto Palestina, insomma. Cioè, Free Palestine c'era già scritto. Non c'era scritto Palestina, c'era scritto Palestine, c'era scritto Palestine in arabo, Palestine in inglese e, attenzione, c'era scritta anche un'altra cosa in ebraico, c'era scritto Eretz Israel in ebraico. Quindi c'erano 3 cose, diciamo così, ma Okay, pensi che non ci fosse tra questi palestinesi attivi negli anni 50-60 me ne menzioni 10, nome e cognome, poeti, musicisti. Perché parli dei 50 e 60, scusa? Perché mi hai detto che esisteva dall'anno 1920 a non so quando, bisogna vedere, mi dirai no, non è che ti ho lo detto. Stato della Palestina, quindi no, adesso non, tu mi menzioni... non esisteva lo Stato della Palestina, no, esisteva una nazione indipendente della società delle grazie. nazioni. Che cos'è una nazione indipendente, scusa? La nazione indipendente è quella che è 10 definita... palestinesi nazionali indipendenti famosi prima Cosa che vuol dire arrivassero gli nazionali alieni. Menzionamene Ascoltami, 10 degli ma anni cosa vuol 40. dire? Ci sarà stato uno che ha scritto l'inno nazionale, qual era? Ma L'avrà anche scritto qualcuno nel 1920? Allora, nel 1920 l'inno nazionale in realtà è stato proposto, però non è stato adottato. Non l'ha cantata nessuno. No, l'hanno cantata, ma non è stato adottato come inno nazionale. Come si chiamavano E i negli anni cantanti 20 palestinesi nazionali? No, non me lo ricordo, i cantanti, i cantanti in realtà mi ricordo il nome di un musicista famoso, però vuoi sapere nomi di palestinesi anche da molto prima del 1920? Perché esistevano, però non erano alleati del nazismo. Quindi tu domani torniamo... Stai facendo un casino, un momento. Sì, perché stiamo parlando di una fantasia. No, non stiamo parlando di una fantasia. Il tuo nome proprio, era solo per... scusatemi, io mi chiamo Gabriele. Ok. Ho fatto questo errore di non un atto di maleducazione, di non presentarmi agli spettatori per via del fatto che sono stato distratto dai microfoni che non funzionavano. No, non ti preoccupare. Però, parliamoci, allora, torniamo un attimo, tu hai fatto alcune affermazioni che vanno viste, perché non sono né vere né... Torniamo domani. Non sono fantascienza, non torniamo al punto, perché parliamo di storia. Adesso abbiamo cominciato a parlare di storia, è carino parlare di storia. È morto anche Papa Francesco, per esempio, giusto? È morto anche Papa Francesco. Tu mi hai chiesto il nome di palestinesi famosi. Papa Francesco ha... tutti palestinesi, secondo voi?
Ma tu ti stai rendendo conto? No, tu ti stai... no, adesso... Aspetta, aspetta. Ti hai preso una fantascienza araba che non ha né capo né coda e ti ci sei accodato. Io sono sicura che tu abbia le migliori intenzioni del mondo, ma secondo te, per quale motivo domani le comunità ebraiche non hanno nessuna voglia di festeggiare con le bandiere palestinesi? Tu sai che cosa vuol dire la bandiera palestinese e che cosa indossa Hamas in questo momento mentre tiene 59 persone innocenti nei tunnel? Persone vive nei tunnel sono solo 24, le altre le ha uccise Israele. Però adesso torniamo un attimo No, 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 indietro, no, no, perché no, 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 non torniamo da nessuna parte. Se tu parli degli ostaggi, adesso parliamo degli ostaggi. si chiamano Dimmi, prigionieri, non ostaggi, attenzione. no, sono Sono ostaggi. Dimmi i prigionieri. cognomi di quelli che sono stati uccisi da Israele, io telefono subito. Guarda che io ho tutti i contatti dietro. Per esempio, per esempio la famiglia Bibas è stata uccisa da Israele. Per esempio, è stata uccisa da un bombardamento, non è stata uccisa a mani nude dai presidenti, ma questo non è importante, cioè dovremmo andare un attimo con un po' di ordine, secondo me, perché C'è qualcosa nell'essere filo palestinese adesso. Perché un conto è difendere una causa giusta, un conto è sbagliare, un conto è credere ad una fantascienza araba, un conto è quale credere ad una fantascienza? profezia, un conto è Quale essere fantascienza? compagni, un Quale conto è fantascienza? affermare che un Quale bambino di fantascienza? 9 mesi che è stato sgozzato a mani nude e ce l'hanno ridato un anno dopo in una bara fatto a pezzi, apposta, Dov'è? Dimostralo, perché sembra dov'è? voi Ma chi l'ha siete... detto? Chi l'ha detto questo? L'ha detto Dov'è la tua Israele che ha fonte? fatto delle autopsie, che è uno L'ha stato fatto delle normale, che non ti autopsie, deve stare che ha fatto simpatico, delle ma tu autopsie. non puoi prendere Ma lo sai adesso i cosa ha detto la Bibas famiglia e Bibas? Lo sai che menzionarli cosa ha detto la qua in famiglia questa Bibas? casa La dicendo che li ha famiglia uccisi Bibas, Israele in un la famiglia bombardamento. Bibas Sai perché fate questo? ha diffidato il governo e tutte le persone dei media, influencer, Non a valeva la non pena liberare menzionare. l'Italia per gli italiani come voi. Te lo dico io il 25 aprile qual è il senso. Non valeva la pena liberare l'Italia con gli ebrei che si sono fatti ammazzare per gli Tu l'hai italiani vista come voi. ma tu hai visto I l'autopsia della Bibas li ha famiglia uccisi Bibas? Israele, ma puoi capire se devo sentire queste cose. Guarda che io ho un carattere di merda, Gabriele. Tu hai un carattere di merda, ma il problema non è il carattere. Qual è la E tua non ho mai fonte? voluto stare qui a fare quella che è una bella persona, che ha un bel carattere. Qual Perché è allora, c'è qualcosa dentro di voi che vi spinge così tanto contro gli ebrei. C'è qualcosa. Non è normale la, fa- questo. Tu la adesso famiglia avresti Bibas, potuto continuare. C'è la una famiglia perversione Bibas, lo mentale sai che contro gli cosa? ebrei. Allora, la famiglia Bibas, parliamo di questa affermazione. Tu lo sai che cosa vuol dire Che cazzo. affermare che una Altro che persona... 25 aprile. Vi meritavate i tedeschi adesso qua fuori, Tu così non hai lo sai che parlavate non tutti esiste, tedesco. tu lo sai come funziona un'autopsia, lo sai lo sai chi è la fonte di quell'affermazione, lo sai chi è Chen Kugel, lo sai chi è il medico legale Chen Kugel, tu lo sai che cosa ha detto la famiglia Bibas, ha diffidato la famiglia Bibas a parlare e a fare affermazioni sulla morte dei loro bambini perché loro non hanno un'autopsia. Quando in Italia si fa un'autopsia legale, ci sono le parti, si fa una procedura che si chiama incidente probatorio. In un incidente probatorio le parti civili e gli avvocati delle parti civili partecipano, osservano. Poi l'autopsia richiede un mese per essere completata, perché ci sono gli esami tossicologici. Niente è stato fatto di questo tipo. La famiglia Bibas non ha partecipato all'autopsia, non erano presenti, ma non è possibile, è una cosa di per sé. Qualsiasi persona che si sia occupata di questioni medico-legali, e io mi sono occupato di femminicidi, mi sono occupato di autopsie, mi sono occupato della tradizione di tradurre e di anche in atti medico-legali, e ho anche una competenza medica. E ti posso dire, ma questo è ovvio, perché qualunque persona abbia un minimo di cultura medica ti può dire che fare un'affermazione come quella che hanno fatto le autorità israeliane, che
i bambini sono stati strangolati a mani nude e che poi, virgolettato, è stato fatto sembrare che siano morti a causa di un bombardamento, è delirante. Nessuna persona con un minimo di cultura scientifica può affermare una cosa del genere. Non è possibile in nessun modo, a partire da resti scheletrici che sono stati seppelliti per 15 mesi, neanche lontanamente affermare qualche cosa del genere, ma addirittura sembrano morti, si sono comportati in modo tale da fare sembrare che siano morti per un bombardamento. Chi è il medico legale responsabile? Chi è il medico legale responsabile dell'Istituto di Medicina Legale? Si chiama Chen Kugel. Sai chi è Chen Kugel? È una persona che nel 2015 ha testimoniato in un'intervista, tra l'altro insieme al suo capo dell'Istituto di Medicina Legale, che indipendentemente anche lui ha detto la stessa cosa nell'intervista, ha detto che lui faceva autopsie false su richiesta del governo, su pressione del governo israeliano, e si lamentava, diceva che era una cosa indecente, che era una roba da regime autoritario quello che lui era costretto a fare. Chen Kugel è una persona che dirigeva un istituto, dirigeva, e non era il primo in carica, però era in un istituto che è stato dalla Corte Suprema israeliana, anche dalla Corte Suprema israeliana, però dalle corti regolari israeliane, è stato imputato, c'è stato un processo di patteggiamento nel 2003, mi sembra, o nel 2006 c'è stato un processo dove praticamente il processo di patteggiamento, il cambio, una testimonianza, questo istituto di medicina legale di prassi rubava gli organi ai corpi delle persone ammazzate palestinesi, e ci sono gli atti nei tribunali israeliani di 125 corpi di palestinesi a cui sono stati sottratti tutti gli organi. Questo istituto di medicina legale si chiama Abu Kabir. Puoi controllare queste notizie. Tu dici che sono fantascienza? Ma sono nei tribunali israeliani. Le fonti sono israeliane, non sono palestinesi. Tu hai bisogno di un medico, Gabriele. Tu sei in grado di dimostrare che quello che ti sto dicendo è falso? Tu sei in grado di dire che resti scheletrici di una persona dopo 15 mesi consentono, Gabriele, ad un giorno di dire: ma ti rendi conto che queste cose sono affermazioni deliranti? Non te ne rendi conto? Cioè non hai neanche una cultura scientifica, una vaga cultura scientifica per renderti conto di quello che stai parlando. Tu stai difendendo un'organizzazione terroristica, Gabriele. E mi stai tu hai una maglietta di una organizzazione terroristica. Attenzione, non mia opinione organizzazione terroristica. Ma perché? Una organizzazione terroristica secondo l'opinione della come si chiama? Del Tribunale internazionale di giustizia, che ci dice che l'occupazione è illegale, ma tutta che anche l'occupazione, la fantascienza, l'occupazione illegale è perché sono più belli, sono più brillanti, sono fotografi migliori, sono registi migliori, sono musicisti migliori, sono scrittori migliori, perché hanno liberato l'Italia, mentre qualcuno riesce a stare soltanto seduto sul divano, perché hanno studiato di più, perché hanno costruito un paese brillante dal deserto, in mezzo ai buchi che avevano lasciato gli arabi. Perché li invidi così tanto? Qual è la parte del tuo fallimento che ti fa pensare che loro siano un nemico? Qual è la roba che stai fumando? Cosa c'è nella roba che ti stai fumando in questo momento? Tabacco. Sì, tabacco. Veramente tabacco. Allora, dobbiamo parlare ma guarda di che anche non fosse tabacco non arriverei ai tuoi livelli, Guarda che nessuno si dimenticherà delle cose che state dicendo.
No, di che cosa state L'autopsia dicendo? dei Bibas, ma volevi L'autopsia far dei fare Bibas. autogol Ce l'hai sulla l'autopsia causa dei Bibas? palestinese? Ce l'hai l'autopsia dei Bibas? Ce l'hai l'autopsia dei Ma Bibas? non mi Lo sai perché serve, non io ce l'hai? sono una persona che riesce a leggere la realtà senza l'autopsia. Io non ho bisogno dell'autopsia di Cioè, 2 tu bambini morti e di una donna morta che non è manco stata consegnata nella bara giusta, perché Shiri l'hanno tenuta loro, chissà in quale stato. Poi hanno portato una signora di Gaza defunta, deceduta in una bara in una finta che doveva sembrare Shiri, e il giorno dopo Shiri Bibas è tornata in Israele. Io non ho è vero, bisogno di leggere un'autopsia, Gabriele, per capire che di per capire un'organizzazione cosa? satanica, terroristica come quella di Hamas, forse non c'è da fidarsi. Poi, se tu vuoi prendere Scusami altre un attimo, notizie, tipo scusami un sostenere che attimo, ci non stiamo sono parlando di degli Hamas, ostaggi stiamo vivi o parlando degli ostaggi morti, dell'autopsia anzi, facciamo stiamo così. parlando dell'autopsia di Bibas, non del fidarsi o non di Hamas. Sono due argomenti un tantino separati l'uno dall'altro. Cioè, non è che Infatti due non c'è torti neanche fanno bisogno una di ragione. metterli al tavolo della discussione, perché io te lo scordi che credo a quello che dice Hamas Sì, ma semplicemente, non stiamo o che parlando di vado a quello che fare le dice pulci Hamas. all'autopsia di un bambino Beh, scusami, sgangherato. all'autopsia, per fare le pulci all'autopsia dovresti averla, ma tu non ce l'hai l'autopsia, perché non c'è l'autopsia. E non c'è l'autopsia perché queste cose sono false. Perché non è possibile da un'autopsia di uno scheletro Ok, di 15 mesi fare queste conclusioni. E poi comunque ci vorrebbero 30 giorni per avere queste conclusioni. Quindi non è questione di fare le pulci, è questione di rigurgitare della propaganda che non ha fondamento. Teoricamente, ipoteticamente, in astratto, è possibile che i bambini Bibas siano morti per strangolamento o in qualsiasi tipo di altro incidente. Noi non c'eravamo, non sappiamo come sono morti. Quello che però sappiamo con certezza è che chi ha fatto quelle affermazioni ha mentito, se le ha inventate. Questa affermazione, che sono stati strangolati da Hamas, sono affermazioni scusa Gabriele, tu inventate. hai la verità sull'autopsia, No, io però non ho la verità. esatto, Tu dici scusami, ho che era la sbagliato verità, io. io non ho la verità. Tu non hai Però la verità sull'autopsia, però hai la verità sulla nazione indipendente della Palestina, che è stata fondata nel no, 20, non è credo, nel stata fondata, non ce 1920. l'ho io, è scritto dello E statuto della Società delle ok, Nazioni, allora è che però non scritta ha anche importanza. l'autopsia dei Bibas che nessuno ha bisogno di vedere perché abbiamo tutti visto il balletto che hanno fatto come fosse un party di Ibiza. E questa è un'organizzazione terroristica che tu stai difendendo Allora, con la medesima chetia che certamente, hai ma alle spalle e con la medesima bandiera, che adesso mi dici che cosa significa, che indossa Hamas in questo momento nei tunnel, a prescindere da quanti ostaggi ci siano vivi o meno. Poi, sì, se però tu hai dei andiamo un attimo contatti per con Hamas, ordine. facci sapere. Oppure Io ci non puoi ho andare contatti tu con nel Hamas. tunnel. Io non ho Perché contatti non con ci vai te Hamas. nel tunnel con altri 24 amici tuoi o 59 amici tuoi? Così Non ho finisce la capito di cosa guerra. stai parlando, cioè non ho capito esattamente di che cosa vuoi parlare, perché la domanda Io voglio sapere perché ti fa star bene pensare che degli ebrei siano morti. non è Perché il punto è come questo. sarebbe bene Alla mi fa causa star bene, palestinese piacciono gli ebrei morti. ma questa è fantascienza, questa è No, questa non è fantasia. fantascienza, ma è ad esempio il tuo account che mi hai detto di non divulgare, ma mi avevi passato un mesetto fa, forse più di un mese fa, dove c'è Come di scritto non... intifada. Intifada significa ammazzare le persone. Quale account? No, Mi hai detto tu di non divulgarlo, non lo divulgo. Parlavi dell'account Instagram? Mhm. Sì, non mi ricordo. Sì, Intifada nell'intifada. significa ammazzare le persone. No, Io dormivo intifada è... sopra in Jaffa Street, sopra uno degli attentati più spaventosi che ci fu quando gli esseri che tu difendi entrarono in una pizzeria. Ero pochi metri sopra. Sì, In ho quella capito, pizzeria ci però potevo essere tu, ci potevi essere tu, ci potevo essere io. Intifada significa ammazzare le persone. Quindi la domanda corretta di e questa cosa live è fa? Cosa questa: significa perché ti invece il fanno stare sionismo? meglio gli Cosa, ebrei cosa significa il morti? sionismo? Ma che stai dicendo? Ma Tu che hai stai scritto dicendo? intifada, tu hai scritto Ma intifada io ho scritto e hai intifada, ma protetto intifada sì. l'intifada. Io No, voglio sapere io perché non ho vuoi gli ebrei protetto, io morti. difendo l'intifada, non è che l'ho protetta. Io Ok, sostengo l'intifada, ma non è che ok, vuol dire che sostengo tu sostieni l'uccisione degli ebrei. ma non gli ebrei, ma non degli ebrei, ma non degli ebrei
Io non sostengo nessuna uccisione, io sostengo la liberazione Intifada di un vuol dire popolo. ammazzare le persone, No, Gabriele. intifada vuol dire liberazione, non No, non no, ammazzare. Intifada no. vuol dire liberazione, perché No, la parola nessuno si intifada, è mai liberato con l'intifada. L'intifada significa ammazzare delle questo lo persone pensi e tu, questo è il questo lo motivo. pensi tu, No, questi sono i dati storici, questo è quello che pensi, questi io sono rispetto i la tua dati che ci opinione. sono anche degli anni 2000. Intifada significa ammazzare le persone e mandare a L'intifada, morire dei bambini e dei ragazzini in attentati terroristici sulla base di tutta una serie di concetti dell'Islam che suppongo non sia esattamente l'ideologia alla quale tu dai del tu, perché non mi sembri proprio preparatissimo in lettura della realtà, ma che mentre stai a dicendo? qualcuno Non fa sembro comodo, mentre a preparatissimo. Di che qualcuno cosa abbiamo parlato? Di che cosa vuoi parlare? Puoi parlare di qualcosa che abbia una, un aggancio con fatti reali, cioè sì, voglio dire di dati? sì, i dati sono che l'intifada significa ammazzare le No, questo persone. è Voglio sapere un'opinione, perché, non è un dato, voglio questa è sapere perché, un'opinione. no, non è un'opinione, è un dato Questa è storico, un'opinione. piantiamola, se no andiamo avanti 4 ore con la Palestina e l'autopsia dei Bibas. Rimani sulla realtà se ce la fai, altrimenti ti confermi come persona che non è in grado di leggere la realtà e nessuno stupore dopo quello che ha detto dell'autopsia dei Bibas e di un neonato di 9 mesi portato per 1 anno e mezzo in un tunnel di Gaza. Non era in un Intifada tunnel di Gaza. significa Non sono mai stati nel tunnel di allora, Gaza. come la vuoi Sono liberare sta stati... Palestina? Tu adesso vai a Tel Aviv, citofoni a tutti e gli chiedi gentilmente se fanno la valigia e se ne vanno perché devi liberare la Palestina. Loro ti dicono di sì e quella è la liberazione. Se questa è un'opzione realistica, questa è la liberazione. Sì. Ma se questa non è un'opzione realistica, significa Sì. che tu adesso vorresti semplicemente gli ebrei morti, ammazzati, è un o salto almeno un pochino, gli israeliani. c'è qualcosa di in mezzo, suppongo, no? È ovvio che C'è se una patologia, io voglio sapere perché tu ti senti meglio a sapere che gli ebrei potrebbero morire domani. No, non è che mi sento meglio, è che purtroppo i palestinesi non hanno scelta. Non Se c'è non scelta. ammazzare gli ebrei. No, non c'è scelta. Non abbiamo altra scelta. No. No. No, non c'è un'altra scelta. Cioè, voglio dire, non è gli ebrei, è alcune persone che, Mamma mia, che purtroppo no, non c'è, voglio dire. L'unica scelta. No, io lo scrivo, io lo scrivo. Perché io sono 2 anni qui che mi scervello a spiegare il KGB alle persone, l'Islam alle persone. E poi le persone vengono da me e mi dicono: Paola, ma come fanno queste persone a difendere la causa palestinese? Ma forse non difendono Hamas, ma forse sei tu che sei troppo rigida. L'unica scelta, l'ha detto e registrato, io di questo farò lo short domani e video domani, l'unica scelta dei palestinesi è uccidere gli ebrei. Questo significa intifada e tu lo sai benissimo. Ma non è colpa dei palestinesi se Israele non si ritira. Ma tu sei fuori di testa, il 25 aprile tu lo passi in piazza, Gabriele, hai appena detto pubblicamente su internet con più di 380 persone che ti stanno sentendo che l'unica scelta è uccidere gli ebrei. I soldati che occupano ma tu sei illegalmente... fuori con il cranio proprio, ma che scuole avete fatto in sto paese? Quale 25 aprile? Tu ti meritavi i tedeschi fuori dalla porta adesso, che ti parlavano in tedesco con il fucile. No, erano i tedeschi che si meritavano me. Adesso dimmi una cosa, perché evidentemente se hai una... Che hai cosa un'opinione... avete ancora con gli ebrei? Perché non dovrebbe essere satanismo questo? No, questo io vorrei sapere se hai un... Tu ti sei accodato a questo attacco spirituale, perché non c'è altra spiegazione. Che cosa ti hanno fatto gli ebrei? Ma ti rendi conto che hai appena detto che l'unica scelta è ammazzarli? Ma io cosa dovrei fare qui? E se qualcuno ti... Scusami, io ho anche la responsabilità di quello che viene detto su sto canale, ma tu sei fuori completamente con il cranio e mi vieni a dire a me che forse fumo canne. Questo è tabacco, ma io mi fossi fumata 300 milioni di canne adesso non avrei mai detto una cosa del genere. Hai letto questo libro? Nessuno qui vuole la morte di nessuno. Hai mai letto questo libro? Abbiamo anche sempre difeso noi musulmani dall'Islam. Hai mai letto questo libro? E noi i bambini palestinesi dall'ideologia perversa che li manda a morire per strada negli attentati terroristici.
E Hai tu mai mi letto vieni questo qui libro? sul canale a parlarmi della Palestina inventata, delle monete, non sai niente di storia, non sai niente Io non so di niente di diritto storia? giuridico, Perché non mi non fai sai delle niente di diritto domande? internazionale, mi dici che ah no, l'intifada vuol dire liberazione, beh l'unica scelta è ammazzare gli ebrei. Ma Perché perché? cosa facevano ai tedeschi, gli Ma tu italiani? ti rendi conto che ci sono Cosa degli ebrei che facevano? stanno sentendo sta live? E che la sentano, che la sentano. Perché Ma vai ad qualcuno... arruolarti con Hamas invece che stare sul divano con la kefia. Vai a combattere. Andate tutti a Gaza a combattere, ad ammazzare gli ebrei. Ma Così basta. Basta, è diventato un obiettivo militare nel momento in cui avete appena dichiarato anche voi che li volete morti. ma non è che li vogliamo morti, sono... E tu mi hai fatto un È grande un'occupazione. favore. Mi hai È fatto un grande un'occupazione. Ma lo favore. sai che Ma cos'è piantala un'occupazione questa militare? occupazione. Come Tu ce l'hai piantala? nella testa l'occupazione. Ma, E se ma loro tu... fossero stati nel Ma qual è? Guatemala, tu adesso avresti detto che il Guatemala era occupato. Ma Perché chi? Loro questa è chi? una roba perversa contro gli ebrei. E io non ci credo che non sia un attacco spirituale. È ovvio che è un attacco Ma che spirituale. cos'è un Ma chi attacco cazzo l'ha mai spirituale? visto il balletto sulle bare? Tu lo sai che nella storia del cinema mondiale nessuno ha mai scritto una scena come quella dei Vivas. E tu mi parli dell'autopsia inventata. No, tu mi hai parlato dell'autopsia. Perché tu mi hai detto per prima, guarda che c'è un'autopsia. Sei stata tu a Continua a dirlo per farmi un prima. favore, continua a rovinarmi la causa palestinese. 2 anni che sono qui a spiegare le cose. Spiegami perché l'unica scelta è uccidere gli ebrei. Ma non sono gli ebrei, sono i soldati di Tu hai un'occupazione. detto che l'unica scelta e ci sono 380 testimoni. Solo adesso, pensa domani il favore che mi hai fatto. Quando io prendo questo video e di canali che si chiamano Islam Criticato, ne faccio 100, tutti uguali, a costo di farmi venire male al culo e stare qui e fare 100 mail diverse. E metto solo quel pezzo. E hai Vogliamo fare una rovinato prova? tutti, hai Vogliamo fare rovinato il una prova? 25 aprile, hai rovinato gli ebrei che ti seguono, hai rovinato le altre persone che seguono. Vogliamo fare un No, voglio sapere perché tentativo... l'unica scelta è uccidere gli ebrei. Ridillo ancora. Vado in Allora, giro col megafono fuori dalla macchina a farvi sentire ideologia no, perversa. sono io che ti chiedo. Perversi. Sono io che ti chiedo. Manco i musulmani, siete peggio. Dimmi Tu lo una sai che i cosa. musulmani mentono meglio dei compagni. Tu sei un fallito. Tu ti sei presentato in una Tu hai live dei grossi dove ci problemi. sono Tu hai dei 25.000 grossi iscritti a problemi. dire che l'unica scelta è uccidere gli ebrei. No, tu parli di Vai ebrei. avanti. Non hai la concezione, Ma evidentemente, porca della troia, differenza io tra manco ebreo e bestemmio, ma zio occupatori fanale. sionisti. Che cazzo di paese in che show vivo? In che Spiegami paese come, de merda che show vivo? spiegami tu come devono fare i palestinesi secondo te. O cosa dovrebbero fare o cosa dovrebbero fare gli ebrei? Vogliamo parlare di cosa dovrebbero fare gli israeliani per, diciamo così, essere in pace con i palestinesi? Oppure vuoi parlarmi tu di cosa secondo te dovrebbero fare i palestinesi Gesù Cristo, aiuto. per essere liberi? No, te lo chiedo. Cosa dovrebbero fare i palestinesi? No, te lo chiedo. Che opzione hanno? Che opzione hanno di fronte ad un'ideologia come il sionismo? Ad uno Stato come lo Stato di Israele che... Che cosa pensavi di organizzare per uccidere gli ebrei? Preferisci dei bombardamenti? Ho fatto una domanda io questa volta. Ho fatto una No, domanda. ma io sono d'accordo con te, anch'io la penso come te. Bisogna uccidere come gli no, ebrei. no, dimmi come... Organizziamo il No, genocidio. Non so se gli alberi parlano anche dalle tue parti. Allora, quanti ebrei ci sono in questo momento in Israele? Cerchiamo subito. Ma che favore, che favore. Allora, meno abitanti della Lombardia. Adesso ci organizziamo, ragazzi, perché è l'unica scelta, memorizzato 444 persone, perfetto. Allora, abitanti Israele. Poi ti chiedo, perché poi ci sarà un problema etnico. Abitanti Israele. Allora, 9,700, arrotondiamo, 760 milioni. Allora, facciamo 10 milioni che è più facile da ragionare. 10 milioni, ok. Allora, armi.
Di cosa Cosa stai usiamo? Armi parlando? chimiche? Di cosa stai parlando? Dell'unica scelta che hanno i palestinesi, che è uccidere gli ebrei. Sono 10 milioni. Come ci organizziamo con i barili di sarin, Tu nervino? stai andando evidentemente con la tua testa proiettando su di me o sulle altre persone filo-palestinesi delle tue fantasie. No, tu hai detto che l'unica scelta dei palestinesi è uccidere tutti gli ebrei. L'abbiamo No, sentito tu hai tutti. usato Mi spieghi l'espressione, no, il quale tecnica tutti, no, 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 militare no, 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 o no, no, l'accoltellamento no, è no, no, meglio? no, Perché con stai l'accoltellamento dicendo una siamo un falsità, po'. Ce n'è perché uno a la settimana. parola tutti l'hai aggiunta tu adesso e Ah, anche non l'espressione tutti. l'hai aggiunta. Ma quindi su 10 milioni quanti? No, 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 no. E anche l'espressione gli ebrei è un'espressione tua, ok? Sei tu Allora che rifammi tu la richiami. frase. Bisogna ucciderne solo qualcuno, quindi non tutti i 10 milioni che sono un po' tanti in effetti. Non so No, se ce la faccia in dal di realtà mano con la non è kefta. che bisogna o che non bisogna. I palestinesi in questo momento non hanno opzioni se non la violenza. Uccidere. Ok, Se va non bene. la violenza. Allora, come Questo ci è il concetto. organizziamo per questa violenza? La violenza comunque va bene, l'intifada, insomma. La Poi se ogni violenza tanto è qualcuno un muore, qualche tipo di pazienza. resistenza Ok. e la violenza è una qualcosa che io ti volevo fare. No, ma Che io ti volevo volevo. chiederti, partiamo dalla costa o dall'interno? No, Tiberiade non c'è scegliamo? nessuno né costa né interno. Non c'è E nessuna come la costa organizziamo la né violenza? interno. In senso lato, No, no, in senso quello che serve. lato, l'italiano lo so. La violenza come la organizziamo? Cioè facciamo dei battaglioni? E poi No, c'è anche un altro problema. Gli ebrei in Europa li risparmiamo? O, cioè solo gli israeliani, non non tutti? c'entrano niente, Dipende né se gli hanno la... ebrei israeliani, né gli ebrei in Europa, né gli israeliani. L'uso migliore, diciamo, l'ideale, o meglio, l'unica cosa che può salvare i palestinesi o dare giustizia ai palestinesi e che può fare in modo che ci sia un riconoscimento dei diritti dei palestinesi Mhm. è la forza compiuta soprattutto mediante l'isolamento internazionale di Israele. Ah, È l'isolamento quello che conta. ho capito. Quindi È facciamo un il ghetto gigantesco e è bella lì, basta, chiudiamo tutto. Facciamo una prigione a cielo aperto. No, si fa come la Russia, si pongono delle sanzioni come si pongono alla Russia. Ok. E l'uso della violenza come lo esercitiamo? E in che luoghi? Non ho capito se risparmiamo gli ebrei in Europa o no. Gli ebrei in Europa li risparmiamo? Cioè, stiliamo un progetto. Progetto Gabriele, scriviamo qua. Progetto Gabriele. Gabri, con Y, così siamo più... Shalom. Gabri Shalom. Dai. Allora, sto scrivendo. La violenza come la esercitiamo? Ma ad esempio, non so, i bambini non li risparmiamo, direi, che non ti ho visto particolarmente turbato per i Bibas, quindi i bambini anche li Mi fai a ammazziamo? dire che non sono, e tu sei turbata per i circa 70.000 bambini che sono morti direttamente e Sì, ma indirettamente no, ti fanno ridere? Ti fanno no, li ho ridere i sempre morti? difesi. Mi fa ridere tu come li utilizzi, perché se tu avessi davvero a cuore la sorte dei bambini di Gaza, faresti Io ho a esattamente il tuo lavoro, cuore, che è io quello ho di a cuore denunciare Hamas. Che è quello di denunciare Hamas. Tu Hamas non l'hai mai denunciato. facciamo una Come prova la, di come fantasia. Vogliamo come fare la, una prova di fantasia? Cosa succede se non c'è Hamas? Cosa succede se non c'è Hamas a Gaza? E che cosa succede nei territori dove non c'è Hamas? Perché Hamas non governa in tutti i territori. Hamas governa a Gaza solamente dal 2006 allora. e solo a Gaza. Beh, ti dispiace se Hamas non c'è più? Perché non uccide più gli No, ebrei? Hamas uccide, Hamas c'è ancora, ma che cosa succede dove non c'è Hamas? Stanno bene i palestinesi?
hanno i loro diritti riconosciuti? Sembra di sì. In Israele stanno molto meglio, ad esempio, che nella striscia di Gaza, non so, però immagino che cultura ti Dove, sia fatta quando con le tue dici capacità Israele, analitiche di quando parli osservazione. quando parli di Israele, che cosa intendi per Israele? Cioè, dove vedi i confini di Israele tu? Quelli... Dove sono i confini? Cioè, intendi dire la linea verde? I palestinesi che godono di cittadinanza israeliana all'interno della linea verde? Ma cos'è la linea verde? La linea verde sono i confini internazionalmente riconosciuti di Israele che separano Israele dai territori occupati. No, Oppure i tu ti territori riconosci. occupati non esistono, innanzitutto. L'occupazione Secondo succede la in... legge esistono, Ascolta, perché quanti si ne chiamano ammazziamo territori allora di ebrei palestinesi. su No, no, 10 no, stiamo milioni? parlando, no, no, Tipo uno per ma se quartiere o continui a cambiare, 2-3 per stai città? continuando a No, cambiare tu mi argomento. hai detto che l'unica soluzione dei palestinesi è No, quella l'unica di... opzione è la violenza, voglio dire, è Ok, allora impossibile a mio parere, io ti sto ma no, non mi assecondando, stai sembra di stare un po' in assecondando, manicomio, ma ma non stiamo è, tranquilli che quello che hai detto è registrato, io non me lo sono inventata. no, Quindi per non quanto c'è niente sembri di un manicomio, inventato. adesso tu vai avanti con il progetto. Gabri Shalom, Ma non mi mi interessa, io voglio interessa a me, parlare, e questo è il mio ma a me canale, questa è no, la mia live. E adesso tu mi dici la soluzione dei ma palestinesi che ma no, indica l'uccisione io degli non, ebrei, la violenza, la forza e io, per, l'isolamento. E poi voglio sapere perché ti sentirai meglio. Cioè, no, io non mi ipotizziamo che io sentirò svelo meglio. tutto il progetto. No, no, Tu io ti stai dico, scherzando, ma guarda che io ce li ho i contatti di Hamas. ma io ti voglio Ce li ho qua dare, dietro, se vuoi te li vado a prendere. ma I io ti freelance voglio lavorano dare, così, è un lavoraccio. facciamo una cosa Quando più finisce il diretta e progetto, no, andiamo no, alla no, Gabriele, conclusione. non ti seguo, non ti seguo. Ti sei No, giocato tutto subito, perché non andiamo sei alla tanto conclusione. intelligente, Gabriele. Ascolta me, finiamo il progetto e quando No, arriviamo al fondo della pagina tu mi dici perché ti senti meglio a sapere che gli ebrei non siano più in vita o che qualcuno sia stato ammazzato. Sui 10 milioni, ad esempio, non mi hai ancora risposto. Quanti ne vuoi far fuori? la conclusione è Devi dire un l'unica numero, 10 situazione. milioni. Io non devo niente. Tu hai detto La che l'unica conclusione. soluzione dei palestinesi è ammazzare qualche ebreo, o tutti, non so. Ma Tutti o qualcuno. quello che importa è la conclusione. Cioè, qual è La conclusione è l'obiettivo? il Qual è TSO, l'obiettivo? Gabriele. No, qual è l'obiettivo? Cioè, se tu La immagini, liberazione dei palestinesi ma che cosa vuol dire la liberazione? dall'occupazione. Qual è la situazione in cui ci può essere una liberazione dei palestinesi dall'occupazione? Allora, Qual è l'unica l'obiettivo, configurazione istituzionale l'obiettivo o è la liberazione dei territoriale palestinesi. in cui ci può essere un riconoscimento dei diritti dei palestinesi Sì. e anche degli israeliani ebrei nel territorio, Vabbè, nei che come territori vivono di gli Israele Mhm. e territori occupati. Quale può essere la configurazione territoriale e istituzionale a cui si può mirare per avere una pace, cioè per avere una pace giusta, con i diritti riconosciuti a tutti? Io Qual ammazzerei è, qualche ebreo. qual è la Dubbio. situazione? Qual è Qual la è la situazione? configurazione? Qual è la configurazione che potremmo avere? Secondo me l'unica opzione possibile, cioè in cui questo potrebbe succedere, è che Israele e i suoi territori occupati attualmente vengano, diciamo così, che a questa configurazione territoriale si sostituisca una entità federale simile alla Bosnia, sostanzialmente sul modello della Bosnia, dove ci sono cantoni, territori prevalentemente ebraici, prevalentemente arabi e città miste e territori misti, che funziona come una unità territoriale federale governata a turno, presidiata da truppe internazionali, così come la Bosnia. Questa è l'unica situazione, l'unica idea con cui io posso immaginare che sarebbe possibile garantire diritti a tutti. È possibile?
Quindi Questa è la adesso situazione. prendiamo Tel Aviv, no? Sì, Tel Aviv, ho idea che tu non abbia proprio mai viaggiato a Tel Aviv, veramente? l'hai vista? Adesso io non posso darti delle, ma io vorrei sapere se tu hai visto, piuttosto se hai visto dei campi profughi palestinesi, ti chiederei. No, Però va vabbè, Tel bene. Aviv, sei mai stato in Israele? Io sono stato nella regione e nei territori, non posso, tu mi scuserai, ma non posso darti adesso delle Vabbè, Tel specifiche Aviv l'hai mai vista, sì o sul... no, Gabriele? Va bene, Come comunque fai a sono liberare la stato. Palestina che non ce la fai a rispondere a una domanda? Allora, Tel Non Aviv, posso perfetto. dirti, non voglio Tel dirti Aviv io me la esattamente i ricordo, punti. adesso te la disegno un attimo, più o meno. Io dormivo qua c'era la stazione che ho preso il treno per andare a Sì? Gerusalemme, basta, qua c'è l'aeroporto, molto più giù. E poi una notte ho dormito qua sulla sedia. Ok, questa è Tel Aviv, disegnata da me, mi piace. Allora, io dormivo qua c'è l'aeroporto, qua c'è il trenino, forse è il contrario. Vabbè, comunque, questa è Tel Aviv. Come organizziamo i quartieri bosniaci? Cioè l'impianto bosniaco qua come facciamo? Citofoniamo tipo, non so, dividiamo nord e sud. Qua c'era il lungomare dove avevano fatto fuori Parini, Alessandro Parini. Oddio, ho messo al contrario, mi sto confondendo. Allora, qua c'è il nord e qua c'è il sud. Mettiamo croati, bosniaci. Come facciamo qua la divisione? Se tu guardi la mappa topografica di Tel Aviv, ti accorgi che in realtà Tel Aviv è un'unione di due città, perché si chiama Tel Aviv-Yafo. C'è chiaramente una zona, Che te raccomando. c'è chiaramente una Jaffa, zona sì, tradizionalmente, c'è una città araba, che si infatti fa chiama bene. Jaffa, e Jaffa. Ok. e Allora, quindi Jaffa la già, lasciamo già stare. lì, già lì abbiamo due quartieri, se vogliamo. In realtà Jaffa, se proprio Ok. vogliamo, era anche assegnata allo Comunque la Stato. lasciamo, cioè non vuoi uccidere gli arabi E io per non voglio farli uccidere spostare. nessuno, io non voglio uccidere nessuno, io No, non prima voglio hai detto che uccidere vuoi nessuno. uccidere gli ebrei, Non ho detto che voglio, che è ho detto l'unica che i scelta. palestinesi non hanno in questo momento un'opzione diversa dalla violenza, perché, o perlomeno hanno delle opzioni Oh, diverse, ma non possono fare a meno di usare anche la violenza, ok. che non vuol Allora, dire che io voglio uccidere qualcuno. Fai diciamo, una leggera distorsione semantica. È ma un po' vai, diverso. ma per È un favore, po' la diverso. distorsione semantica, ce l'hai nella testa, l'occupazione, la Palestina, cosa Io stai ce l'ho nella dicendo? testa. Sei venuto davanti a 500 persone a dire che l'unica è ammazzare gli ebrei, io ho la distorsione semantica. Il compagno con me non lo fai. Mm? Cosa faccio io? La Qual è retorica con retorica? me non la fai. E tu cosa fai con me invece? Io ti Cosa faccio delle pensi di poter domande. fare? Non stai Sto facendo delle pensando a domande. Tel Aviv, come la dividiamo per fare Ho il già piano risposto. bosniaco? Ho già risposto. Ok, ma Ti ho ad detto che esempio io c'è vado a sul Tel Aviv. lungomare e citofono alle persone, gli dico salve, questo è il Ma stai progetto Gabri delirando? Ma, ma Shalom. queste, ma questi sono. Ma questo non è un canale serio, cioè non stai facendo non stai dicendo cose. Io ho già risposto, cioè Sembra a che Tel serio Aviv, sei cioè te. a Tel Aviv No, come tu mi dividere hai cosa. detto l'obiettivo è la liberazione dei palestinesi. Io sto prendendo appunti, Gabriele, scusa, sono una persona che ti sta dando retta. Tu hai Ma non mi voluto stai usare. dando retta, stai dando retta delle tue fantasie, stai facendo una Ma forma questo l'hai di cosa detto parli? tu, l'hai Sì, detto ma tu. cosa ho Io ti sto detto? aiutando a sviluppare il progetto Gabri Ma non ho Shalom. bisogno che qualcuno mi aiuti a sviluppare un progetto. È Però fammi chiaro il capire come lo progetto. strutturiamo, scusa. Fammi capire come lo strutturiamo, visto che io sono Che cosa delirante. vuoi sapere? Tel Che cosa vuoi Aviv, sapere? citofoniamo sul lungomare. Ma cos'è questa citofoniamo? Cos'è questa cosa? Cioè, voglio dire, stai, No, tu mi stai nel pigliando per il concreto, culo, io cioè sono una tu hai persona creato pragmatica. Io sono una persona pragmatica. pragmatiche, le persone pragmatiche vanno a citofonare come Salvini, lei spaccia. Che stai a di? Cioè, ma che Dobbiamo stai liberare i dicendo? palestinesi, è l'unica. Se allora ci mettiamo a a citofonare, che stai dicendo? Vabbè, ci Cioè, che sarà stai un modo dicendo? Oh, per iniziare. Facciamo un progetto, lo presentiamo a qualcuno, il comune di Tel Aviv, non lo so, come fai a cosa c'entra realizzare la Tel Aviv, il liberazione dei comune? palestinesi? Con Cosa c'entra la il comune di violenza, Tel la Aviv? forza, l'isolamento e anche qualche omicidio. No, ma qual è la tua domanda? Cioè, mi stai chiedendo che cosa? Cos'è che vuoi sapere? Fammi una domanda. Come Vuoi una funziona il domanda progetto? precisa? Mm? Come?
No, voglio delle risposte. Sei tu che mi hai detto che hai la Qual è la soluzione al domanda? problema. No, io non ho Tu mi detto hai... che ho la soluzione, ho detto che l'unica possibilità in cui Ecco, è possibile, non ho detto che è la soluzione certa, ho detto che l'unica vabbè, in però cui è proviamo, dici. possibile è una configurazione come quella della Bosnia. Ma una cosa, stiamo parlando di una situazione abbastanza seria, perché la confederazione, la creazione di una confederazione come quella della Bosnia Mhm. è una cosa seria, non è una cosa di cui parlano Appunto. due influencer, pseudo-influencer che si mettono a fare i disegnini e si pensano che citofonare. È un'idea che, diciamo così, concettualmente uno può avere. Israele e i territori occupati nell'insieme, la Palestina storica, formano una superficie di 27.000 km quadrati, c'è chiaramente una capitale che è Gerusalemme, che può fare da capitale federale, ci sono due grandi blocchi territoriali che sono da una parte la Cisgiordania e Gaza e dall'altro c'è il corpo centrale dello Stato di Israele, e poi ci sono delle città miste o dei quartieri misti. Uno di questi è Jaffa, in effetti, e un altro potrebbe essere Lod, ma sostanzialmente parliamo di questa configurazione territoriale, cioè Ok. un qualche cosa che assomiglia ad uno Stato con alcuni cantoni. Cioè, Ok. non c'è bisogno di citofonare a nessuno, di fare strane fantasie, non vedo di cosa, di che, questa è l'idea, però il problema qual è? Israele non accetterà mai, non dico, cioè, non accetterà mai Israele di essere sostituito da una confederazione, da una federazione, diciamo, perché Israele non darà mai Vedi? potere Cioè, politico. tu adesso andresti a Como a dire scusate, adesso andate via perché voglio far venire i miei amici bosniaci. Non ho mai detto di andare via, non c'è nessuno che deve andare via. Se possono stare lì, allora, e quello che hai descritto è la situazione che c'è già adesso, quello che tu chiami Piccola Cisgiordania. differenza però, perché I territori occupati adesso quali sono, secondo te? i territori occupati sono, non secondo me, i territori occupati secondo la legge sono la Cisgiordania, West Ok, Bank, Gerusalemme Est, tutta Gerusalemme Est e la striscia di Gaza. ok. Non E secondo me, sono i occupati territori chi? occupati, Da sono chi? territori occupati da Israele, non solo secondo me, non solo secondo la legge, anche secondo avvocati israeliani pro Israele e che fanno i difensori Fanno un po' le del... autopsie e un po' gli No, avvocati, no, no, suppongo. sono altre persone. Io parlo ad esempio a Anne Herzberg, che è Mhm. la direttrice, non so se conosci Anne Herzberg. Conosci Anne Herzberg? No, 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 deve essere un po' Non come la il medico conosci. dei Bibas. Conoscono Il tutti tranne medico me. è Chen Kug. No, allora. Anne Herzberg è la direttrice di un importantissimo studio legale, eh, diciamo così, che porta le ragioni di Israele a livello internazionale. Ah, E fa anche, credo sia anche la direttrice di NGO Monitor, quella che fa, diciamo così, insomma, è una sionista attivista per Israele. Lei sostiene che tutti i territori occupati, è una che scrive rapporti, cioè non fa solo l'influencer come ma Natasha Hausdorff. Israele quindi Lei occupa... scrive, lei scrive che quella dei territori occupati è una occupazione belligerante e che Israele è, questo lo sostiene anche ehm, Ori Goldberg, che è un consulente della National Defense, Institute of Defense, che è è un professore israeliano. Mhm. Ma eh, quando tu, ad esempio, pensi che la striscia di Gaza sia occupata da Non io Israele, penso, non io penso, ok? Togliamo io penso, vabbè, perché c'è questo pensiero fra le tue parole che la striscia no, di c'è Gaza è questo pensiero nell'ONU, non nelle mie parole, che Mhm. questo pensiero è nella comunità internazionale. Ok, Cioè, se è un pensiero, è lì.
e io lo recepisco, ok? Non è che sono io che produco il pensiero. Do atto che questo pensiero Ma è secondo te la lì. striscia è occupata da Israele? Sì, sì, secondo me, non secondo me, secondo me la striscia di Gaza è occupata da Israele, è sempre stata occupata da Israele permanentemente, anche durante il tempo in cui i soldati si sono ritirati dal suo territorio. La striscia di Gaza legalmente e a tutti gli effetti continuava a essere soggetta a occupazione sulla base della Però scusa, definizione quindi perché c'è il internazionale. governo Hamas in un punto in cui Israele occupa? L'occupazione non Cioè, esclude tu capisci il che le due governo di cose... altri. No, non sono due cose in contrasto l'una con l'altra, non sono in contraddizione l'una con l'altra, non in Cioè, se base alla io legge. occupo adesso Sì? la Liguria è mia, giusto? No, Quindi la Liguria non ha più l'amministrazione regionale della no, Liguria. è falso. Non è questo il termine legale di occupazione. Il termine legale il significato della parola occupazione è un altro. Mm. Il significato della parola occupazione è controllare funzioni sovrani di un territorio, tra cui, ad esempio, Nel occupazione senso che è... nel territorio di Gaza c'è la sovranità di Hamas No, e dei Gazawi. no, alcune No. E funzioni come fa quindi a sovrane, occuparlo? alcune Se lo funzioni... occupa vuol dire che non è suo, giusto? Cioè io non sto Esattamente, occupando casa mia adesso, casa mia è mia. esattamente. Se tu Se lo adesso vieni a occupa, casa mia la stai esattamente, occupando perché è mia. Se Se Israele, Israele occupa la striscia vuol dire che la striscia non è sua. esatto, non è sua. Perché non è Esattamente, non sua? è sua. Perché c'è Hamas che governa. No, non è sua perché No. non è riconosciuta come sua dalla comunità internazionale e basta. Mhm. Non è sua perché non è riconosciuta come sua. Questa Quindi è la non la ragione sta per cui non è sua. occupando. Quindi la sta occupando perché non è riconosciuta Ma come come sua. la occupa col pensiero? La occupa, la occupa con la Così. occupazione, con l'occupazione dello spazio aereo, con diciamo così, con l'uso di funzioni sovrane del territorio come la navigazione marittima, quindi impedendo l'occupazione della costa essenzialmente, occupando la costa oltre La i costa 3 nel senso il chilometri, oltre i lungomare. 3 chilometri, esatto, oltre i 3 Ma chilometri, nell'acqua? nell'acqua, se tu occupi Nell'acqua. l'acqua è occupazione del territorio, Ok. se tu Quindi occupi la costa di nell'acqua un ci territorio, sono delle imbarcazioni israeliane se tu, sì, oltre i 3 chilometri ci sono delle imbarcazioni israeliane che che occupano occupano e l'acqua. quindi impediscono la funzione sovrana che consiste nell'utilizzare liberamente porti e aeroporti e quindi sono non solo Israele, tra l'altro controlla anche altre funzioni di sovranità, come l'anagrafe, controlla l'anagrafe, controlla anche i Beh, valichi e gli occhio, spostamenti. guarda, ho visto fare delle cose con ste anagrafi che non hai idea. Anche Ma io, che stai però, dicendo, Gabriele? Ma tu ti rendi conto di cosa stai dicendo? Ma cosa no, tutto fate nel... nella vita, a parte queste cose della Palestina? Avete un No, lavoro, avete delle donne, avete degli amici, a parte gli amici che saranno stampati uguali, quindi chissà che belle conversazioni fate. E so cosa dite, che musica ascoltate, so cos'è che tutto. sai? Cos'è che sai tu? So Non quali sai ambienti niente. Sì, come, sai come immagino quali come ambienti l'autopsia di culturali, Bilas. Allora, la culturali persona... tu possa aver mai frequentato. Ma che state dicendo? Ma tu ti rendi conto che stai dicendo che Israele controlla l'acqua, Israele occupa la striscia di Gaza, non lo dico io. l'anagrafe? Ma questa è Israele come quella dei delfini. occupa, Tu la sai quella dei delfini? Israele occupa la striscia di Gaza perché controlla lo spazio aereo, perché controlla i confini marittimi, perché controlla gli spostamenti
che avvengono o che non avvengono, ma che dovrebbero poter avvenire, impedisce che avvengano attraverso aeroporti e porti senza passare per terzi paesi. Per questo Israele controlla Gaza. Per questo Israele controlla Gaza e quindi occupa Gaza. Sulla base della legge internazionale, un territorio non è fatto soltanto della superficie del territorio, è fatto anche della sovranità sui suoi confini marittimi, sulle sue acque territoriali, sul suo spazio aereo. Se tu controlli una di queste cose, occupi quel territorio. Israele controlla permanentemente una pluralità di queste funzioni e quindi controlla e occupa il territorio. È vero che non lo occupa completamente, perché altrimenti se l'avesse controllato completamente non ci sarebbe stata Hamas, che è stata in grado di costruire delle capacità militari. Evidentemente non lo controlla completamente, ne controlla però alcune parti e quindi lo occupa, ma non è che quando tu occupi un territorio questo vuol dire che su quel territorio non ci sono altre forze militari avverse, ci possono essere. Questo non toglie che però tu lo occupi, perché se sei presente anche tu in un modo o nell'altro con degli strumenti di controllo di qualche tipo, per esempio vietando ai Gazawi di costruire un aeroporto, ma non solo, attenzione, controlla e occupa Gaza anche per il semplice fatto che impedisce il libero spostamento fra Gaza e i territori occupati di Gerusalemme Est e della West Bank. Il semplice fatto di impedire il libero spostamento all'interno di un territorio che è riconosciuto dalla legge internazionale come un'unica unità territoriale è occupazione, perché tu non puoi, attenzione, tu non puoi legalmente occupare solo un pezzo di un territorio, nel senso che se tu sei una potenza occupante belligerante, se tu occupi Gerusalemme Est, per dire, occupi anche Gaza, perché sono un'unità territoriale, non sono separabili per la legge. Se tu costruisci un insediamento in Cisgiordania, occupi Gaza, perché, almeno da un punto di vista legale, hanno ragione, avrebbero ragione tutti gli abitanti di Gaza, se si considerassero invasi per il fatto che tu stai occupando Cisgiordania. Quindi non è possibile in nessun modo, non è possibile, è assolutamente inaccettabile e senza senso da tutti i punti di vista affermare cioè Israele non controlla Gaza. Israele non può scegliere di non controllare Gaza, o controlla i territori palestinesi o non li controlla, o è una potenza occupante o non lo è. Se anche ne controlla un solo pezzo, è una potenza occupante. Se tu ti ritiri da un territorio, devi tirarti da tutto il territorio, o sei una potenza occupante, da tutte le funzioni, da tutte le strutture di quel territorio. Perché se tu occupi metà di un organismo, anche l'altra metà è dipendente dalla tua occupazione. Cioè, quindi, queste cose che io sto dicendo sono ovvie, dovrebbero essere ovvie, però evidentemente è vero, tu hai ragione sul fatto che coloro che seguono certe narrative, evidentemente, vivono su un altro pianeta rispetto a me. Ad esempio, a me mi sembri completamente fuori di testa. Io non ho fatto mai, io finora, non so se hai notato, non ho mai fatto commenti. Io non ho mai fatto commenti su cosa mi sembri tu. Ti chiederei gentilmente di cercare di mantenerti sull'argomento, su un pezzo. Io non sono l'oggetto qui. Io qui non sono l'oggetto del dibattito, ma neanche tu sei l'oggetto del dibattito. Però l'oggetto del dibattito possono essere i fatti. Se hai voglia di parlare di fatti, di nomi, di storie, di cose che anche semplicemente di atti.
Ma questo lo potrai dire quando vuoi, ma quindi non è interessante come ti sembro io. Cioè, non è così. No, è interessantissimo, questo per noi è interessantissimo perché noi ci stiamo cervellando da diverso tempo per capire chi diavolo possa mai sostenere Tu come pensi che vedano le cose, quelle centinaia di milioni, di migliaia di persone che saranno in piazza domani nelle manifestazioni con le bandiere della Palestina, pensi che abbiano idee diverse da me? Io auguro a tutti loro Hamas, te lo auguro anche a te. Ma cosa Ti vuol dire auguro che ti auguro citofoni Hamas? adesso a proposito di Ma citofonare. cosa vuol dire auguro Hamas? Cosa vuol dire auguro? Che ti auguro Hamas. Ma Che ti auguro citofoni adesso, tu li apri e loro ti fanno tutto quello che hanno fatto agli israeliani il 7 ottobre. Parlando solo del 7 ottobre, ma non è manco l'unica, noi parliamo sempre di Hamas, ma ce n'è anche altri di eventi e di organizzazioni. Io ti auguro che ti arrivino adesso a casa, a beh, te e a ma tutti gli altri della ma Palestina, delle bandiere di domani. io non auguro a nessuno La al mondo, verità è a che io mi nessuno che capiti qualcosa come quello che sta capitando ai palestinesi di Gaza. Io questo non lo auguro a nessuno. Io non auguro a nessuno di subire quello che hanno subito i palestinesi da 80 anni. Io non auguro a nessun popolo di essere colonizzato. Io invece a te te lo Perché tu? auguro proprio. Un bel 7 ottobre a te e a tutti quelli che domani saranno in piazza con la bandiera del califfato, perché è questo che non avete capito. Vabbè che non avete capito tante di cose, ma non ci provo neanche più a spiegarmi. Ma io nel Che tuo gli ebrei canale. non dovevano liberare sto paese dai tedeschi, perché io mi vergogno molto. Mi vergogno e non oso immaginare domani come possano sentirsi, ma non solo loro. In realtà voi con tutto questo, sto parlando al plurale perché adesso sto immaginando queste proteste, l'intifada e le altre cavolate che dite, è proprio giocata sulla pelle dei palestinesi, perché le donne di Gaza non meritano di vivere sotto Hamas, Dove meritano di vivere? non sotto Hamas, Dimmi dove. Non dimmi cosa non vuoi, dimmi cosa vuoi. uno stato normale come quello italiano, come quello israeliano, come quello francese, come Secondo quello te lo Stato portoghese. israeliano è uno Stato normale? Sì. Secondo me no. Non solo secondo me, no. Secondo me i bambini palestinesi non meritano, i Non solo bambini secondo me, gazaoui, secondo me. Lo Stato di Israele è uno Stato di apartheid. Lo Stato di Israele è uno Stato di apartheid. sì. Implementa un regime di apartheid. Io veramente auguro ai palestinesi e agli israeliani uno Stato normale. È per questo che ho prefigurato una situazione come la Bosnia, anche perché non credo alla possibilità di creare due Stati normali. Io però, scusa, Però evidentemente io veramente auguro alle persone, a tutte le persone che abitano in quelle zone, di vivere in uno stato binazionale, federale, normale, come il Canada, come la Bosnia, dove c'è una Costituzione, perché in Israele non c'è una Costituzione, che dice, o come il Giappone, nel Giappone c'è una Costituzione che dice questo popolo dimmi uno stato che ti richiamato, piace, uno stato che ti piace. ma tutti gli stati, cioè No, tutti gli vabbè, stati, non che mi uno piace, così, non è questione che mi piace, solo per prenderlo come esempio. gli stati di apartheid, gli stati dove vige un sistema di supremazia etnica, sono pochissimi al mondo. Dove vige in modo più o meno intenso, diciamo così, Israele è il caso peggiore, però ce ne sono altri, per esempio, ce ne sono altri in Ma cui, uno che ti piace, che secondo te è un bello stato, non so, la ma Spagna, il Belgio, non lo so. qualsiasi Stato europeo è Tipo uno la Stato Spagna ti antichino. piace? Cosa vuol dire mi piace? Che importanza ha che mi piaccia oppure no? Deve piacere ai suoi abitanti, non deve piacere a me. Uno Stato deve piacere, deve esprimere l'identità delle sue popolazioni, non è che deve piacere a me. Giusto? Sì, sì, no, era una curiosità. Cioè, che ho una curiosità. Mi fai delle domande. Il problema delle tue domande è che sono senza senso.
mi piace il Belgio. Perché quello Che ne so, è mica sono... pensato. E guarda che io lo riprendo in mano il progetto Gabri Shalom. Ma non esiste il progetto Gabri Shalom. Sì che esiste, Che è quello che cosa... devi fare tu. Liberare i palestinesi, ci va. Qualche ebreo morto, violenza, forza, isolamento. Sono... L'obiettivo è la liberazione dei palestinesi. Sono rimasta allo schema di Tel Aviv. Jaffa la lasciamo ma se stare vuoi perché te lo si va. rifaccio, te lo dico chiaramente, E non mi hai detto perché su 10 milioni quanti secondo te è accettabile che ne muoiano? ma non ha alcun senso questa domanda. Perché Non tu hai è, detto che l'unica scelta dei palestinesi è uccidere gli ebrei, alcuni non ebrei, gli ebrei non così, gli ebrei tu. difendersi con la violenza, Con la perché violenza. Ad è esempio, se certo. ti capita che ne devi ammazzare qualcuno, lo ammazzi. E invece cosa stanno facendo? Ok, su 10 milioni quanti? Ma che domande sono queste? Cioè, È ti una rendi conto domanda, ce della la fai domanda? a dire una percentuale, l'1%, il No, 10%, 3 o no, 4 non esiste, settimane, non non so, dammi esiste, una cifra. non esiste niente di accettabile. Non esiste niente di accettabile. Il problema Perché? è, ma perché non c'è niente di accettabile nelle guerre? Non c'è niente di morale in una guerra. Non Mhm. esistono guerre morali. Non esistono Ok, quindi guerre mi sa che dove, stiamo in guerra, però i palestinesi sono da liberare. non sono da liberare? No, secondo me no. Ah beh, allora, se secondo te no, Sei tu che mi hai secondo detto te che no, l'obiettivo è liberare i palestinesi. ma tu mi hai detto che secondo te no. Cioè tu mi hai detto che Eh, secondo te, ma Sei tu tu voglio... l'ospite della live, sei tu che mi hai detto, secondo me la soluzione è la liberazione dei palestinesi Lo sai che per i palestinesi, dall'occupazione. dal punto di vista palestinese, l'esperienza della storia palestinese è che per i palestinesi, visto che tutti i giorni sono il 7 ottobre, Vai. tutti i giorni per Ascolta, i ma palestinesi sono il tu 7 al ottobre. mattino, io sono Dal- curiosa di questo, tu al mattino ti svegli, ti fai il caffè e che e cosa ha detto? Sì, dimmi pure. esatto, tu al mattino ti svegli, ti fai il caffè, avrai le tue cose, eccetera, e poi a un certo punto ti interessi a questa cosa dei palestinesi. Beh, non mi interessa soltanto ai palestinesi, in realtà io non ho cominciato attivismo politico interessandomi dei palestinesi. Ok. Io sono arrivato a interessarmi della Palestina in realtà dopo essermi interessato di altre cose. Cioè, in realtà io ho cominciato a interessarmi di questioni eh, internazionali con la guerra in Bosnia. Ok. È la guerra in Bosnia che mi ha, diciamo così, con cui ho cominciato a fare manifestazioni. Mhm. E dopo, diciamo, ho cominciato con una formazione di politica internazionale, insomma, ma soprattutto anche da bambino, da piccolo, mi formo un'opinione soprattutto sulle armi nucleari. Ahia. La mia preoccupazione principale sono Pensa a le poterle usare armi. contro gli israeliani. La mia preoccupazione, la mia preoccupazione, la mia preoccupazione è proprio, infatti la mia prima preoccupazione di politica internazionale riguarda proprio la mia consapevolezza che è necessario abolire le armi nucleari, cioè riguardava almeno questo è quello che pensavo ingenuamente quando ero bambino, però è, diciamo, il primo impulso. Mhm. E poi io da piccolo, non ho mai avuto nessuna idea di chi fossero gli ebrei, non me ne fregava assolutamente niente degli ebrei per quanto. E, ho vissuto però ad un certo punto le due guerre del Golfo. Mhm. Il mio vero, diciamo così, shock è nei confronti dell'Occidente e nei confronti degli Stati Uniti. Se tu vuoi sapere con chi io ce l'ho, io non ce l'ho con gli ebrei, io ce l'ho con gli Stati Uniti, sembra molto di più con gli Però Stati se te ne Uniti. ammazzano un paio, dai, va bene. Come? Se te ne ammazzano un paio ti fanno un favore, però. No, non mi fanno nessun favore, non c'è niente Va di bene. positivo nell'ammazzare nessuno, non c'è niente a uccidere, non c'è niente, cioè, nell'uccidere una persona che possa fare
che possa, diciamo così, uccidere una persona non può corrispondere al desiderio del realizzare la nostra volontà nel mondo. Cioè, chi desidera uccidere qualcuno, qualsiasi una persona che desidera ucciderne un'altra, non è una persona che può realizzare gli ebrei la però sua... sono persone? Le consideri persone? Tu mi stai facendo seriamente queste domande? Cioè, Sì, non perché non riesco ho a capito. capire. Prima, scusa, tu hai detto che i palestinesi possono non fare, l'unica cosa che possono fare è ammazzare qualche ebreo. Se non ci fossero gli ebrei, ma ci fossero gli italiani che occupano la Palestina, io direi uccidiamo gli italiani. È chiaro? Ok. Non mi interessa niente di chi sono. Quindi il Non mi problema non è interessa niente che l'etnia, siano ma ebrei. è l'occupazione. Il problema è l'occupazione, ma l'occupazione Mhm. è una forma e un modo di essere in un territorio. Non è il fatto che tu ci sei, è il modo con cui ci sei. Mhm. Io mi rendo conto che noi non abbiamo fatto nessun discorso serio in questa live. Non abbiamo No. parlato Ho di iniziato con storia. l'autopsia dei Bibas e già avevo qua la vena del collo che stava esplodendo. E poi hai detto quello che hai detto, che rimarrà registrato. Io non vedo l'ora di chiudere per rivedere quel momento. Ci sono un po' di testimoni. Quindi no, non abbiamo Quello che detto ho detto è quello che che dicono già tutti. Tu avevamo iniziato con la hai letto fantascienza questo della libro? Hai mai Palestina. letto questo libro? Aspetta che devo mettere gli occhiali, che sono ciecata. Fa vedere i dannati della terra. Credo di no. Non hai mai letto questo libro, perché questo libro ha... Se tu sei curiosa, diciamo così, di vedere un testo che potrebbe essere, o diciamo così un testo, un filone ideologico, un filone di pensiero, se vuoi approfondire un filone di pensiero che in qualche modo potrebbe avvicinarti che potrebbe, come dire, essere vicino alla questione palestinese di oggi, è il pensiero postcoloniale, sono le ricerche. Sono laureata in letteratura postcoloniale. Sì, e quindi mi sembra strano che una persona laureata in letterature postcoloniali non conosca Fanon, No, vabbè. perché Fanon è uno, diciamo, è il padre degli studi postcoloniali. Mhm. Anzi, sì, diciamo che è il padre degli studi postcoloniali, ma è la parte più clamorosa di Fanon è forse veramente più famosa di questo libro, è questo capitolo. Il primo capitolo, il capitolo fondante del libro, che si intitola, ma te lo dico io, si intitola Grazie. Della violenza. Ok. Che cos'è la violenza? Te lo spiega Fanon. Non lo devi chiedere a Gabriele, non devi fare il progetto di liberazione di Gabriele, perché tutto quello che dico io è già stato scritto 50 anni fa, 60 anni fa, da tanti scrittori. Fanon è uno psichiatra di formazione. Quello che ti ci andrebbe a te. Per quello che ti interessi di ste cose. Fa bene a tutti Dentro qualcosa frequentare gli psichiatri, si non è... chiama. Però lui, Fanon, si è occupato invece di guerra coloniale. Lui ha scritto quel libro durante un momento particolare della storia che è la guerra d'Algeria. Sai che c'è stata una guerra in Algeria che dal 1954 al 1962 che ha aperto la strada anche a una decolonizzazione, ad una forma, diciamo, ad un insieme di stravolgimenti che hanno cambiato il mondo. Però questo, diciamo, è anche un laboratorio, un fenomeno in cui si osservano tante cose. Però è un riferimento, secondo me, Fanon per la questione palestinese. Quello che sta succedendo a Gaza, ad ogni modo, cioè tu mi dici, io terrei, tu terresti la mia live perché secondo te ho detto qualcosa di clamorosamente sbagliato. Sì, Io ricordo che io terrei la tua live, terrei questa live perché
tu hai affermato che secondo te i palestinesi godono di tutte le libertà e non hanno bisogno di niente, di nessuna liberazione. Cioè praticamente secondo te la vita che fanno i palestinesi, i diritti di cui godono, dei territori che tu non chiami occupati, secondo te è una cosa che va bene, cioè è una cosa che è compatibile secondo te con i diritti umani, è compatibile con la legge internazionale? Questo non l'ho detto. Secondo me gli egiziani, cioè i Gazawi, non vivono... Come gli egiziani, cioè i Gazawi? I Gazawi e gli sono... egiziani sono due cose diverse. Ok, allora i Gazawi secondo me non vivono in circostanze ottimali e questo è il motivo per il quale io ho sempre criticato Hamas e anche tutti gli altri che mi seguono. Cioè, abbiamo sempre denunciato in tutti i modi possibili e immaginabili, proprio per il bene dei Gazawi. Quella che tu chiami West Bank, che ovviamente è Israele, secondo me, e non importa, tanto non saremo mai d'accordo su questo, va bene così. No, da lì devono andarsene tutti, secondo me, assolutamente. Devono tornare in Giordania. Devono tornare in Giordania, cioè devono andarsene tutti. Quindi, secondo te, e come fai a convincerli ad andarsene? Non puoi più, perché e allora? L'ente che tu prima menzionavi ha deciso che un palestinese era per sempre, come diceva la pubblicità dei diamanti. No, ma e adesso che non puoi mandarli via, cosa fai? No, niente, te li tieni lì, però no, con che diritti? Il terrorismo sarebbe meglio, cosa vuoi che ti dica? Cosa vuol dire te li tieni? Cosa vuol dire te li tieni? Quello è territorio israeliano, perché il mandato per la Palestina parlava chiaro, c'erano due amministrazioni, una era per il popolo ebraico e una era... Allora, quelle persone che adesso la tua interpretazione della legge internazionale è abbastanza... No, perché sennò poi ce li teniamo anche in Francia, Gabriele. Quello che io capisco che ti interessi la faccenda palestinese, ok? Poniamo caso... No, perché tu stai dicendo che queste persone devono restare, te li tieni lì, con che cittadinanza, con che potere politico? Sono stati creati apposta per essere apolidi. Non stai rispondendo alla mia domanda. Non stai rispondendo alla mia domanda. Ridimela, non l'ho capita, scusami. No, perché tu, quello con cui stai rispondendo sono delle razionalizzazioni del fatto che i palestinesi non hanno diritti. Se ne devono andare, non hanno diritti, sono razionalizzazioni. È così. È stato più... Come li convinci ad andarsene? No, come li convinci? No, non puoi, sono armati. E allora... Ramallah l'hai mai vista? A Ramallah l'hai mai vista tu? Perché anche qui c'è la domanda, perché Ramallah adesso si aprono tante cose. Quello è quello che succederà anche in Europa, nel senso che noi adesso stiamo parlando del Medio Oriente, ma quella situazione è interessante. Noi stiamo parlando della Palestina, non del Medio Oriente. Il Medio Oriente è un po' più grande, come diventerebbe una live di 50 ore. Però, mettiamola così. Esatto, però per dire, noi adesso stiamo parlando di una situazione che è medio orientale, ma che in Europa si verificherà molto presto, perché un giorno esisterà di sicuro il nord dell'Inghilterra, ad esempio, oppure, non lo so, un quartiere, una banlieue di Parigi, in cui le persone saranno armate fino ai denti e saranno tutti musulmani e saranno lì per fare quello che la loro religione, chiamiamola così, gli dice, cioè massacrare gli infedeli e conquistarli. Quello che hanno fatto in Israele è la stessa cosa. È un modo di interpretare la religione, diciamo così, un po' semplificato, diciamo così. Però... è quello che fanno, solo che ci mettono un po', non è che arrivano e ti sparano all'istante. Comunque, quando avranno preso, poniamo caso che prendano Milano, parlo per ipotesi. Sì, vabbè. Aspettiamo che prendano Milano, facciamo queste cose, no, perché tu mi dici che io parlo e ti faccio... Sì, no, ti ascolto. Ad esempio? La live è che io faccio discorsi da fantascienza, io ti seguo, dimmi tutto. Era per fare un esempio pratico. Sì, facciamo un esempio pratico. Con tutta quella bella roba che leggi, un esempio pratico come fossimo all'elementare lo puoi anche tollerare. Lo sto tollerando, Allora, l'esempio pratico è questo. Milano
un quartiere soltanto di Milano Sud viene conquistato dai musulmani che sono violenti e che sono rifugiati, sono apolidi, perché l'ONU ha deciso, quando ha inventato una nuova etnia, chiamiamoli, non lo so, non lo so, non c'è un'etnia, chiamiamoli palestinesi solo per fare un esempio. Allora ci sono tutti i palestinesi che hanno preso il sud di Milano, non hanno documenti perché sono apolidi, perché sono Che stati senso hanno inventati preso il sud apposta. di Milano? Perché dove abitavano Quello che ha fatto in questi? Giudea e Samaria, quelli che tu chiami territori occupati, sono territori che sono stati invasi dalla Giordania. Un Quando la momento. Giordania è andata così, quando la Sì, però Giordania un appunto, ha momento. firmato un trattato di pace, Non sono semplicemente stati si è invasi, riportata non indietro sono la stati, popolazione, un perché sono momento, persone orrende non un momento, non e sono non li stati vuole invasi. nessuno, non li Non vorreste sono neanche sta- fuori dalla un momento, porta. non sono stati invasi dalla Giordania, sono stati annessi dalla Giordania. È un'altra cosa, ok? Sono No, stati annessi la dalla Giordania ha Giordania. invaso, e non solo la Giordania, ha invaso Israele più volte. E No, quei la territori Giordania non ha invaso mai sono la Giudea e Israele. la Samaria, fanno parte del mandato per la Palestina, in cui c'erano E due amministrazioni, una per il popolo ebraico e una per la futura Giordania, che manco esisteva. Quando no, nascono Siria, Libano, queste Giordania, sono, queste sono, Israele. queste sono delle interpretazioni del diritto internazionale e della storia, diciamo, secondo una narrativa che, io te lo devo dire, è screditata presso tutte le persone, diciamo così, normali, ma io posso capire, però se noi vogliamo andare nei dettagli, nei dettagli legali e storici possiamo anche andarci. Il mandato britannico non è mai stato assegnato agli ebrei, come prima cosa, cioè il mandato britannico non è mai stato dato agli No, la ebrei. sovranità era il popolo ebraico lì perché Assolutamente quella no. è la loro terra e questo è il No, motivo per questa il è quale una tua abbiamo le grooming opinione. gangs in Inghilterra, quindi Come? occhio. E questo è il Questa- motivo per il quale abbiamo le grooming gangs in Inghilterra, secondo me, ma lasciamo perdere. Però No, c'è le un... grooming gangs in Inghilterra le abbiamo perché l'Inghilterra era un impero che includeva il Pakistan e l'India. Perché c'è questo piccolo dettaglio anche della storia. Se noi guardiamo, effettivamente ci sono i musulmani Cioè, per motivi quando- post-coloniali abbiamo le grooming gangs. E beh, e questi qui hanno la cittadinanza britannica per via del Commonwealth. Non gliel'ho mica Ti data rendi io, conto che stai parlando di 50.000 bambine stuprate? ma non gliel'ho data io la cittadinanza alle Quindi se persone. adesso noi a Milano diamo la cittadinanza a tot, non lo so, libici, loro possono fare le grooming gangs No, nel non è sud che di possono, Milano, cioè, ti sto dicendo, arrivano non è che senza possono. documenti, le Questi grooming sono gangs fatti criminali, questi sono fatti si criminali. frega delle bambine stuprate Non è che perché me ne frega. avevano Questi magari la sono fatti cittadinanza criminali, cioè le grooming gang sono dei. etiope o chissà cosa avevano, derivante magari dalle colonie del fascismo, quindi ci teniamo le grooming gangs nel sud di Milano e ci No, teniamo gli ci apolidi teniamo. Beh, perché non hanno gli i apodi. documenti, perché l'ONU ha deciso che bisognava fare i profughi, È perché ovvio che ce li quello teniamo, è sì, ovvio che se abbiamo, lo sai, e ce li teniamo. è ovvio che ce li teniamo. Se noi abbiamo degli apolidi sul nostro Questo è il territorio, problema di dobbiamo Israele. tenerli e Questo è dobbiamo darli esattamente il a problema tutte di la. Israele. Te li tieni adesso. Se li tieni, non solo se li tiene, dà a tutti la cittadinanza, dà a tutti i pieni diritti e riconosce Quelli che a tutti. vogliono stare in Israele ci sono in Israele e lavorano, stanno benissimo, non Tu hai detto tornerebbero che mai in indietro. Israele, hai detto che Israele include la West Bank. Quindi se Certo. include la West Bank, devi dare i diritti secondo. No, perché Israele, siccome non ce la faceva più e non sapeva più come sopravvivere, ha dato delle concessioni. E sai a chi le ha date? Ad Al-Fatah. Non ha dato delle concessioni, Sì, per non ha forza. dato nessuna Sono concessione. stati espulsi e gli altri non Chi se ne sono espulsi? andati. Chi espulsi? Gli ebrei sono stati espulsi dalla Giudea e dalla Samaria. Pogrom dopo pogrom, Un 7 momento, ottobre un dopo 7 momento, ottobre, un momento. linciaggio dopo linciaggio se ne sono andati, anche Stai perché facendo lì una si gran sono confusione, stai ragionevolmente facendo una gran coordinati. confusione, stai mettendo cose che sono scollegate l'una dall'altra. Io voglio sapere di cosa stai parlando, perché Della Giudea e della Samaria. sì, che si chiama West Bank, ma che
hai affermato che Israele ha dato delle concessioni, tra virgolette, Le ha provate tutte, concessioni. Israele. Le ha provate tutte. No, le ha Se provate. le bevute tutte Approvate. Un mentono. momento, provato e bevuto. Ci sono dei principi del diritto internazionale, ma ci sono dei principi anche del diritto internazionale, diritto umanitario internazionale E secondo te quelli che hanno fatto il consuetudinario. linciaggio di Ramallah si sono messi a leggere il diritto internazionale? Oppure gli vuoi telefonare adesso? Ce l'ho col citofono Ma stasera. non mi Io ce l'ho i interessa contatti del niente, Fatah. ma non mi Allora, interessa niente di cosa si sono letti. Ci sono no, dei... adesso tu chiami Al Fatah e gli parli del diritto internazionale. Perché Ma il è diritto Israele che si vuole annettere quei territori con quelle popolazioni. quella è Israele. E allora sono fatti suoi, ok? Se è Israele, sono fatti suoi e li deve risolvere nel diritto di quelle popolazioni, a sue spese, se almeno o se vuole tenerseli quei territori. Sì, che Sarebbe siano. illegale. Sarebbe Infatti non illegale ci perché non abitano sono più, suoi territori. infatti non ci abitano più, a No, parte non dei ci passi abitano che vanno più, ad è una abitare lì. Io non lo sciocchezza. so come facciano, No, no, perché ce ne solo abitano. Gerusalemme Est è spaventosa. A Gerusalemme Est ci abitano 350.000 israeliani e nella Cisgiordania e Gerusalemme insieme ci abitano 700.000 israeliani. Quindi ci abitano. Non è che non ci abitano più, ci abitano e ce ne abitano sempre più. Sì, per forza. Si chiama Giudea e Samaria apposta, non si Se chiama. si chiama, tu Non hai aveva questa neanche più la posizione, Giordania, ha firmato il trattato di pace. Ci ha messo un po', ha firmato il trattato di pace, però gli ha lasciato lì quelle persone che e che hanno cosa questa vuol dire? E non ideologia. gli ha lasciato lì quelle persone. Quelle persone sono gli Se lo doveva abitanti, riportare quelle indietro. persone sono gli abitanti, non sono mai stati avanti e indietro, non vengono da un'altra parte. Sono abitanti Sì, indigeni. però Quella porca è la miseria, Gabriele, se popolazione. una persona fa terrorismo tutti i santi giorni e Chi ti fa progetta terrorismo sotto i soltanto tanti giorni? i palestinesi e ti progetta Dove soltanto fanno altro terrorismo? In terrorismo quale in paese fanno Israele e terrorismo? poi in Libano In contro i quale cristiani, paese e fanno il terrorismo? Libano, a proposito di mandati, Sì, era in Libano cosa staccato dalla c'entra? Siria. Il Libano deve adesso fare la guerra con la Siria perché il mandato No, ha non lo ho stesso capito. funzionamento. Il mandato era uno e hanno messo due amministrazioni. Una era per i cristiani e l'hanno fatto i francesi, mentre i britannici facevano il mandato per No, la no, no, Palestina. di quale E mandato l'hanno stai fatto perché parlando? hanno vinto la guerra. Ed era Quale nel loro mandato stai diritto parlando? perché l'impero ottomano faceva schifo, non vivevano di Non niente. esistono diritti di conquista, non esistono i diritti di conquista, perlomeno non devono esistere secondo l'ONU, Sì, ma se secondo tu me e fai secondo le terrorismo persone che tutti hanno i creato. giorni, io non posso vivere con Chi te con i è tu che palestinesi. fai terrorismo tutti i I giorni? Che cos'è? palestinesi E sono in stati che creati apposta per fare terrorismo contro gli ebrei. creati Questo non apposta? l'hai capito, Tu, vabbè che non hai creati capito. apposta, sono abitanti indigeni del territorio, sì o no? No, non sono autoctoni. No, C'erano delle comunità autoctone arabe, oh mamma c'erano mia. dei cristiani, c'erano degli ebrei, c'erano dei drusi. Il problema non è l'etnia. No, 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 il problema non è l'etnia, questo hai ragione. Il problema è che quelli sono degli abitanti autoctoni. Sì, ma sono Questo è il problema. terroristi. Se tu No, non chi fai lo sono? terrorismo, non No, chi si sono pone neanche il terroristi? problema. I Ma come non si palestinesi pone sono neanche il terroristi. problema? E che cosa vuol dire il terrorismo? Di chi è quel territorio? Quel Vuol dire territorio che chiunque voglia vivere in Italia può vivere in Italia, se invece fa terrorismo se ne deve in andare. A Italia, meno che tu non l'Italia, voglia morire, perché torniamo all'esempio di Milano. Il sud è pieno di grooming gangs perché i libici hanno deciso che eravamo con gli etiopi, non lo so, avevamo comunque qualche colpa atavica da dover scontare, quindi gli abbiamo dato tutti non è 50.000 ragazzine da questione di stuprare colpa, da non è mettere in questione di schiavitù colpa, sessuale. non è Ok, va questione bene. di colpa, A le quel colpe non punto c'entrano Milano, a niente. quel punto la parte nord di Milano non riesce più a gestire la parte sud di Milano, perché la Sì, parte sud è occupata da dei terroristi che ti vogliono ammazzare. Dimmi che cosa fai? Li lasci lì niente. perché sono E gli per autoctoni? forza, e se sono autoctoni, E per allora ci forza. facciamo ammazzare? Ma Ma come ce ci la facciamo fai? ammazzare? Sono ragionamenti senza senso. Non esistono Ma non ha persone... senso quello che stai dicendo tu, No, non Gabriele, per esistono persone carità, siamo qui terroriste, già non da 2 ore a esistono popoli sentire i terroristi, tuoi deliri. Ma cosa stai dicendo? non esistono persone che per la loro natura sono terroristi. Questo è delirio. Il terrorismo è
una forma di lotta politica violenta altamente organizzata che richiede anni o decenni per essere messa a punto e che si fa solamente perché ci sono delle organizzazioni politiche, ideologiche e delle possibilità logistiche, richiede risorse. È una guerra, non c'è nessuna popolazione che per scelta si mette a fare la guerra perché gli piace. Questo è delirio. Se una popolazione fa una guerra o è una popolazione combattente, è in guerra, ci sono delle ragioni per cui lo fa e ci sono delle strutture da cui questo dipende, delle strutture politiche. Capisci cosa sto dicendo? Non è un fenomeno spontaneo il terrorismo, non ci sono popolazioni che si mettono a fare il terrorismo. Il terrorismo è un'attività, è la lotta armata è un'attività molto complessa, è un'attività altamente organizzata. Ci vogliono organizzazioni, ci vuole un grande consenso e fortissime ragioni per determinare un fenomeno del genere. Bisogna togliere quelle ragioni se vuoi che questo non ci sia. Esiste la possibilità di togliere quelle ragioni. In teoria esiste, ed è quella quello che ho menzionato. Una possibilità teorica, ipotetica, era quello di costituire 2 stati, ritirandosi, perché non è affatto vero che Israele le ha provate tutte, questo è assolutamente falso. Israele ha rifiutato la proposta della Lega Araba. Israele ha rifiutato anche la proposta del 2008 di Abu Mazen, dei palestinesi. Israele ha rifiutato anche la proposta di accordo parziale del 2013. Io ho letto tutti i verbali dei negoziati del 2008, ma sono cose note. Israele ha rifiutato la proposta palestinese del 2008, ha rifiutato la proposta della Lega Araba. È vero che gli israeliani che i palestinesi hanno rifiutato, perlomeno non è che hanno rifiutato, non hanno accettato per diversi mesi, fino a che le cose non si sono deteriorate, la proposta di Barak a Camp David, non hanno accettato le proposte israeliane e sostanzialmente alcuni aspetti dei parametri Clinton, ed è anche vero che questo in quella situazione ha portato allo scoppio della seconda intifada, che non è stata, attenzione, cominciata dai palestinesi. Non è stata cominciata dai palestinesi, perché anche questa è una narrativa. Però è anche vero che la situazione c'è. Le evoluzioni storiche non sono io comincio una guerra, io faccio questo, si arriva lungo percorsi complessi, ma questi sono fatti. È vero o no che Israele ha rifiutato la proposta della Lega Araba? No. Sai cosa mi è venuto in mente? È vero o no che ha rifiutato la proposta del 2008 di Abu Mazen? Perché è depositata questa proposta. Ha rifiutato la proposta sul tavolo. Non sono presentati neanche nell'edificio. Come non si sono presentati neanche nell'edificio? Nel 2008 Israele ha negoziato, era Olmert, era il capo di Stato, era il primo ministro, e Tzipi Livni era il capo negoziale, sì. E Saab Erekat era il capo negoziatore palestinese. Giusto? E hanno negoziato a lungo, hanno fatto delle proposte quegli altri, ci sono le proposte palestinesi, ci sono 2 proposte palestinesi, c'è un non-paper stilato da Ziad Klot sui profughi, sulla questione dei profughi, e c'è una proposta anche territoriale
Tu stai dicendo che i palestinesi non si sono presentati neanche nell'edificio, sono delle balle, la realtà è che i negoziati sono naufragati per una ragione precisa. In un momento preciso, la ragione precisa è che Sì. Olmert, il primo ministro Olmert, ha ricevuto un avviso di garanzia per corruzione, è stato costretto a dimettersi. Una settimana dopo l'ultimo incontro con Abu Mazen, dove si erano detti fra di loro, Abu Mazen aveva detto no, ci dobbiamo vedere ancora, mentre Olmert ha detto no, fretta, firma subito, perché sapeva che aveva la procura alle Calcagna che gli stava che stava per pubblicare l'indagine contro di lui, ha detto David dobbiamo firmare, la settimana dopo è arrivato l'avviso di garanzia, Olmert si è dimesso. Così sono finiti i negoziati del 2008, o no? Mm-hmm. Vuoi che ti dica come sono finiti i negoziati del 2001? Cioè del 2000, quelli del 2000 con... mi dici che Israele li ha provate tutte. Israele non ne ha provate tutte, perché in realtà ci sono alcune cose molto semplici che costituirebbero il minimo sindacale, come dire, il presupposto, che avrebbero costituito il presupposto per un accordo di pace tra israeliani e palestinesi, e erano delineati in realtà nella proposta della Lega Araba. Però, anche senza andare nella proposta della Lega Araba, un antropologo, una persona che si conosce, che sa qualcosa della questione israeliano-palestinese, può dirti chiaramente qual è il punto. Cioè, quello che fa la differenza. Il mio tempo è limitato. Sì. E siamo fra 10 minuti saranno 2 ore che siamo in live. Io provo molto disgusto per le cose che tu hai detto, non tanto perché tu abbia un'idea che io sinceramente nei libri di storia non ho ritrovato. Quale? No, le cose che hai detto, la Palestina, vabbè. Ma tu, le mie idee, tu hai detto Io provo un profondo disgusto per quello che tu hai detto sull'autopsia dei Bibas. Io avrei dovuto chiudere lì la live, e invece l'ho tenuta in piedi perché non sono esperta di live, tantomeno di parlare. Ho detto che l'autopsia dei Bibas non esiste, e infatti non esiste. Non esiste perché io provo un disgusto infinito soltanto per quel momento, e questo disgusto è diventato poi rabbia quando tu hai detto che l'unica scelta dei palestinesi era quella di uccidere gli ebrei o degli ebrei o alcuni ebrei, non abbiamo poi quantificato. Io non sono, per carità, non ho mai fatto qui quella fredda, lucida e razionale sempre. A volte sì, a volte no. Purtroppo non credo di dover restare qui non è ad una guerra. ascoltare. Questa non è Non credo di dover restare qui, non ho finito, scusami. Non credo di dover restare qui ad ascoltare ancora quelle che per me i tuoi sono soltanto dei deliri, e io ti auguro di stare meglio, oppure ti auguro Hamas, una delle due, non mi interessa. Che cosa vuol dire ti auguro Hamas? Mi auguri di salutarli, mi auguri di che cosa... Poi hai una strana idea, che chi è Hamas? Chi è Hamas secondo te? Perché secondo me non sai neanche chi è Hamas. Io non sono amico di Hamas. Hamas è un'organizzazione parafascista. Hamas è un'organizzazione di destra essenzialmente. Mm-hmm. Non sono amico, però sono alleato di fatto. Così come Churchill nella seconda guerra mondiale non era amico di Stalin, però era alleato, combattevano la stessa cosa. E oltre alle motivazioni di prima, io provo... Non è neanche un'organizzazione. Non è neanche un'organizzazione. Tu prima abbia giustificato il terrorismo. Io conosco delle persone che sono morte per delle operazioni delle Ma io non ti ho detto che cosa ho pensato quando ti ho visto con la maglietta dell'IDF. Io non ho visto. Non te l'ha chiesto nessuno. Provo profondo disgusto per tutte le persone allineate a questa tua causa, che non è una causa, è una patologia questa.
e volevo chiudere questa È live una dicendo patologia una molto cosa, non diffusa, perché però, tu l'ascolterai, ma perché perché la mia coscienza mi dice di dirlo. Quando io ero bambina avevo sentito un dialogo molto strano fra alcune persone. Alcune persone erano molto cattive ed erano armate e parlavano dei palestinesi e dicevano: gli arabi per noi sono soltanto dei cani, li gireremo fomentando questa solfa della causa palestinese semplicemente per sovvertire il sistema. E altre persone che in quel momento erano molto spaventate e dicevano: no, cosa volete fare con i palestinesi, allearvi con gli arabi, ma siete pazzi, gli arabi sono dei cani, e non volevano commettere atti violenti. Gli hanno detto, la conversazione è durata molto, ti vedo un po' distratto. Dici? Gli hanno No, detto, dico. quelle che non erano malintenzionate, non volevano usare la violenza, gli hanno detto: ma figurati se in Italia qualcuno potrebbe mai dar retta a degli arabi, ad una serie di balle come questa. Sai quelli armati cosa dissero? Gli italiani sono i più stupidi d'Europa. E crederanno a tutte le cazzate che dicono agli arabi, se li fomentiamo bene sta causa palestinese nella testa. Perché non leggi cosa dicono gli israeliani allora? La live è chiusa qua. Saluto le persone che hanno seguito. Ho cercato di fare del mio Leggiti meglio. cosa dice Zabotinsky, leggiti cosa dice, Non so cosa. leggiti cosa dice lo storico. Non ho nient'altro da dire. Grazie se avete seguito e grazie Gabriele per esserci stato. Non ho altro tempo, ho soltanto un grande disgusto e forse avevano ragione quelle persone armate che avevo sentito da bambina. Leggiti cosa dice Danny Gli italiani Morris. sono i più stupidi d'Europa e si fideranno anche di tutte le balle che raccontano quei cani degli arabi. Non mi raccontano niente gli arabi, mi raccontano tutto quello. Le mie fonti sono israeliane. Ciao Gabriele.